luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. E aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore. Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.
Maria, Madre nostra, siamo nuovamente qui davanti a te. Tu conosci i dolori e le fatiche che in quest'ora appesantiscono il nostro cuore. Noi alziamo lo sguardo a te, ci immergiamo nei tuoi occhi e ci affidiamo al tuo cuore. Anche a te, oh Madre, la vita ha riservato difficili prove e umani timori, ma sei stata coraggiosa e audace, hai affidato tutto a Dio, hai risposto a Lui con amore, hai offerto te stessa senza risparmiarti. Come intrepida donna della carità, in fretta ti sei recata ad aiutare Elisabetta. Con prontezza hai colto il bisogno degli sposi durante le nozze di Cana. Con fortezza d'animo sul Calvario hai rischiato di speranza pasquale la notte del dolore. Infine, con tenerezza di madre, hai dato coraggio ai discepoli impauriti nel cenacolo e con loro hai accolto il dono dello Spirito. E ora ti supplichiamo, accogli il nostro grido. Abbiamo bisogno del tuo sguardo amorevole che ci invita ad avere fiducia nel tuo Figlio Gesù. Tu che sei pronta ad accogliere le nostre pene, vieni a soccorrerci in questi tempi oppressi dalla ingiustizia e devastati dalle guerre. Tergi le lacrime sui volti sofferenti di quanti piangono la morte dei propri cari, dei propri figli. Ridestaci dal torpore che ha oscurato il nostro cammino e disarma i nostri cuori dalle armi della violenza, perché sia veri subito la profezia di Isaia: spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non si alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impereranno più l'arte della guerra. Madre, rivolgi il tuo sguardo materno a questa famiglia umana che ha smarrito la gioia della pace e ha perso il senso della fraternità. Madre, intercedi per il nostro mondo in pericolo, perché custodisca la vita e rigetti la guerra, si prenda cura di chi soffre, dei poveri, degli indefesi, degli ammalati, degli afflitti, e protegga la nostra casa comune. Invochiamo da te, Madre, la misericordia di Dio, tu che sei Regina della pace. Converti gli animi di chi alimenta l'odio, silenzia il rumore delle armi che generano morte, spegne la violenza che cova nel cuore dell'uomo e ispira progetti di pace nell'agire di chi governa le nazioni. Maria, Regina del Santo Rosario, sciogli i nodi dell'egoismo e dirada le nubi oscure del male. Riempici con la tua tenerezza, sollevaci con la tua mano premurosa e dona a noi, figli, la tua carezza di madre, che ci fa sperare nell'avvento di nuova umanità, dove il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia, regnerà nel giardino. Praticare la giustizia darà pace. O Madre, salus popoli romani, prega per noi.
Telepace vi invita alla preghiera. Ogni sabato alle 17, in diretta dalla cappella della Cittadella della Carità di Negrar, la Santa Messa dedicata agli ammalati. Un momento di speranza, conforto e fede. Segui la diretta su Telepace, la voce di chi non ha voce. Nel Vangelo dice Gesù che viene occupato un posto molto spesso che in realtà non compete ad alcune persone. C'è una cattedra, che è quella di Mosè, che viene occupata da scribi e farisei, e quella cattedra, gli ebrei lo sanno molto bene, doveva essere occupata o da Mosè o da chi succede a Mosè. Perché si siedono tutti? Perché questi scribi e farisei ne prendono il posto? È perché quella cattedra dà un ruolo, perché quando tu ti siedi in un posto importante diventi qualcuno, almeno apparentemente diventi qualcuno e ti mostri qualcuno. Infatti Gesù nel Vangelo denuncia questa ostentazione di scribi e farisei. Lui dice che allargano i filatteri, le frange, che sono praticamente degli oggetti che venivano messi sul capo contenenti alcune parole della Torah. Ecco, le allungano perché? È perché si devono fare vedere, perché sono mostra per altri che li vedono bravi, attenti, perseveranti nella legge, ma non è questo che fa la differenza. Non sono le frange o i filatteri allungati, non sono sicuramente le nostre posture nelle chiese che ci rendono cristiani migliori. No, è il cuore che ti dà la differenza. Se tu allarghi il cuore, se tu allarghi la mente, allora puoi essere veramente qualcuno. Allora non c'è bisogno neanche della cattedra di Mosè, perché ti basterà il tuo posto quotidiano e lì farai la differenza e lì gli altri vedranno che veramente sei qualcuno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 23 agosto. Sant'Antonio di Gerace, in Calabria, viveva come eremita. Santi Ciriaco, Massimo e Archelao, martiri ad Ostia, insieme con alcuni altri compagni. Ireneo e Abbondio, martiri a Roma. San Zaccheo, il quarto vescovo di Gerusalemme. Poi ancora altri martiri, Claudio, Asterio e Neone, 3 fratelli, sono stati denunciati dalla loro matrigna. Oggi si ricordano anche molti sacerdoti e suore martiri durante la Rivoluzione francese e altri durante la Rivoluzione spagnola nel 1936. Beato Antonio l'Etiope, un padre francescano umile e caritatevole, morto nel 1562. E finalmente Santa Rosa da Lima, in Perù, di famiglia nobile fin da bambina, voleva consacrarsi a Dio. La sua famiglia poi è caduta in estrema povertà e lei si è consacrata come terziaria domenicana, servendo malati e bambini abbandonati e deboli. Poi, a un certo punto, si è rinchiusa in una cella per dedicarsi sempre alla preghiera.
usciva solo per andare a messa. È morta nel 1617. Benedetto il Signore. Teniamo nel cuore questa parola oggi. Da dove viene? Quando nasce il figlio di Ruth, la nuora di Noemi, le donne si congratulano con la nonna, si congratulano con Noemi. E cosa le dicono? Che complimenti le fanno? Ecco, questo è il loro complimento. Benedetto il Signore. Riconoscono che la nascita del nipotino è dono di Dio. Benedetto il Signore. Ogni vita viene da Lui. È Lui che benediciamo quando nasce un bambino. E nessuno si fa problemi perché la madre è straniera. Difatti, Ruth veniva da un altro popolo. Anzi, risplende ancora di più in questo modo la sapienza e la benevolenza di Dio, che adopera anche gli stranieri per la sua storia. Anche tra gli ascendenti di Gesù, nell'albero genealogico di Gesù, c'è anche questa straniera, Ruth. Benedetto il Signore. E Gesù continua l'insegnamento. Umiltà e coerenza sono necessarie per essere figli di Dio. Umiltà e coerenza. È Lui, Dio grande, benedetto il Signore. Noi siamo sempre piccoli. E se non ci considerassimo piccoli, vuol dire che ci mettiamo al posto di Dio. E allora sì, sarebbe un disastro. Perciò continuiamo a benedire il Signore, benedetto il Signore. Chi si fa ritenere qualcuno, chi pensa ad essere importante, esalta il niente. Benedetto il Signore. Teniamo nel cuore questa benedizione e riconosciamo la sua grandezza, riconoscendo la nostra piccolezza. Noi, chi siamo noi? Umiltà e coerenza nell'umiltà per benedire sempre il Signore e rendere Lui grande non solo ai nostri occhi, ma anche agli occhi delle persone che incontriamo. Perciò qualunque cosa bella che succeda, anche quando nasce un bambino, diciamo, benedetto il Signore. E io benedico anche a te perché la benedizione del Signore rimanga sempre viva nel tuo cuore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo. Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Rocca Santo Stefano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Rocca Santo Stefano si trova a 664 metri sul livello del mare e conta circa 1000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi Rocca Santo Stefano.
Siamo qui all'interno della sala consiliare con il sindaco Sandro Runieri. Allora, ci presenti il comune di Rocca Santo Stefano? Rocca Santo Stefano è un borgo bellissimo immerso nel territorio della Valle dell'Aniene, un borgo che ha la sua identità, un comune di 1000 abitanti arroccato su una collina appunto della Valle dell'Aniene, un borgo straordinario per le sue identità, per le sue peculiarità, per le bellezze del centro storico ma anche del paesaggio che lo circonda, un centro storico recuperato, riqualificato, che ha mantenuto la sua identità e un territorio circostante immerso nei boschi di castagno e di quercia che sono la caratteristica di questo territorio appunto, e da cui nasce l'identità del nostro borgo, perché è un borgo che appunto anche a livello di maestranze, di lavori antichi ha la sua radice nel lavoro del bottaio, che è stato il lavoro principe che ha caratterizzato questo borgo, a cui noi oggi con le nostre politiche di valorizzazione stiamo restituendo quella identità e su cui stiamo puntando tantissimo. Parlavamo di vecchi lavori e noi qui li abbiamo riprodotti anche con un itinerario fatto di sculture. Sì, abbiamo appunto iniziato proprio in questi anni un percorso di sculture attraverso l'Accademia delle Belle Arti di Roma con artisti internazionali a cui abbiamo affidato il compito di andare a realizzare un percorso di sculture riportando in vita quelli che erano gli antichi mestieri del nostro borgo. Da qui guardiamo anche verso i monasteri benedettini, no? Abbiamo tutta una visuale che ci porta a vedere la Subiaco tutta, la Montelivata, i monasteri benedettini e tutti i comuni dell'Alta Valle dell'Aniene, a cominciare da Cervara, Camerata, Roiate, Affile, Arcinarzo, quindi una bella immagine e un bello scorcio di tutta la Valle dell'Aniene. E da qualche giorno abbiamo una porta nuova qui. Assolutamente, i comuni della Valle dell'Aniene, 21 comuni, hanno deciso di promuovere insieme questo territorio. Ognuno ha le proprie peculiarità, le proprie bellezze, ma tutti insieme possiamo sicuramente proporci sul mercato turistico con una forza maggiore e per questo abbiamo deciso di unirci con una strategia unica che possa valorizzare l'intero territorio. E Rocca Santo Stefano oggi è una delle porte proprio di ingresso alla Valle dell'Aniene. E poi abbiamo anche dei sentieri all'interno dei boschi e ho visto anche un'area attrezzata per la ginnastica. Sì, tra le tante attività che abbiamo posto in essere in questi anni abbiamo voluto arricchire l'opportunità sia per gli abitanti di Rocca ma anche per chi viene a trovarci nel fine settimana o nei periodi estivi. Abbiamo realizzato una palestra attrezzata proprio nel cuore del nostro bosco Antera, che è straordinario di suo, immersa nel verde e dove si ha la possibilità di fare sport all'aria aperta. So che state anche poi lavorando per un progetto di un albergo diffuso. Abbiamo iniziato anche lì e abbiamo attraverso la strategia Monti Simbruini acquistato un palazzo in piazza e abbiamo già recuperato 4 piani del palazzo. Abbiamo realizzato 4 camere e 4 bagni, quindi sarà la prima struttura ricettiva comunale a Rocca Santo Stefano, ma a questo progetto vogliamo coinvolgere anche il privato, quindi saremo attenti con una prossima manifestazione di interesse a coinvolgere quei privati che vorranno mettere a disposizione le proprie abitazioni sia all'interno del centro storico sia nelle zone periferiche di campagna per offrire proprio al turista l'opportunità di vivere più sfaccettature del nostro territorio. So che avete proprio in questi giorni anche siglato un accordo con la parrocchia per il castello.
Questo è la cosa che più ci emoziona, sono sincero, perché abbiamo raggiunto un traguardo inaspettato, abbiamo realizzato un sogno. La diocesi di Palestrina, il nostro parroco, Monsignor Mauro Parmigiani, vescovo di Tivoli e Palestrina, ha donato a questo comune il castello medievale, l'unica dimora storica presente nel nostro territorio, che ci accingeremo a recuperare, a valorizzare, sicuri che possa essere volano per lo sviluppo e la promozione turistica del nostro paese. Sindaco, ma che cos'è Rocca Santo Stefano per lei? Guardi, basta vedere i miei occhi quando parlo di Rocca. Mi emoziona immensamente, c'è un legame forte dalla nascita, un cordone ombelicale che non si è mai staccato e per me è tanto, è tutto. Probabilmente sto donando in questo percorso tanto di me stesso, perché mi emoziona il paese, mi emoziona la gente, c'è un legame affettivo splendido e una realtà straordinaria che porto dentro di me quotidianamente. Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito? Beh, invito naturalmente tutti i telespettatori a venirci a trovare, perché Rocca Santo Stefano è un paese immerso nel verde, incontaminato, ricco di tante opportunità, ricco di tante iniziative, e colgo l'occasione per invitare tutti i telespettatori all'infiorata del 2 giugno, che è straordinaria, un'infiorata che fa parlare di sé a livello nazionale, e alle varie sagre, tra cui la sagra degli gnoccacci ai funghi porcini, che è uno dei prodotti tipici e caratteristici del nostro territorio. E adesso incontriamo il parroco Don Antonino Costa all'interno della parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta. Allora, parroco, ci presenti la comunità cristiana di Rocca Santo Stefano. Intanto grazie e benvenuti. La nostra è una piccola realtà di quasi 1000 abitanti, però una realtà molto legata alle sue tradizioni, alle quali tiene tantissimo. E poi una comunità veramente che è motivata anche dal punto di vista della fede, perché chiede che si dia loro tutto l'aiuto per fare un cammino davvero di crescita nella fede e anche in quello che è vivere l'amore cristiano. Il paese si snoda proprio intorno a questa parrocchiale. Prima qui era la zona più popolata. Poi piano piano si è spopolata questa zona quassù, però qui la usiamo intanto per le feste principali, che sono Pasqua, Natale, Santo Stefano, l'Epifania, Capodanno, l'Assunta, perché qui si fa l'inchinata, no? E poi la domenica alle 11 settimanalmente c'è la Santa Messa. Mentre negli altri giorni, per venire incontro soprattutto alle persone più anziane che fanno fatica a venire fin quassù, utilizziamo le chiese che sono più comode per loro, e quindi la chiesa di San Sebastiano, che in questo momento per motivi di lavoro l'abbiamo chiusa, e la chiesa di Sant'Antonio, che in questo momento è attiva perché lì viviamo le celebrazioni quotidiane e anche qualche messa della domenica. La chiesa di Sant'Antonio che nasce da un voto, no? Sì, nasce da un voto di questa popolazione che gira attorno a un miracolo che Sant'Antonio ha fatto a una persona del paese, e poi hanno voluto proprio dedicare una chiesa a lui, a Sant'Antonio. Questa chiesa l'hanno costruita con le pietre, proprio pietre raccolte. Le donne raccoglievano le pietre e gli uomini piano piano andavano edificando questa chiesa, anche se poi negli anni è stato messo il cemento, però diciamo che originariamente questa chiesa era tutta in pietra. Il paese che prende il nome proprio dal suo patrono. Sì, Santo Stefano, perché difatti noi non ci troviamo nella prima chiesa di Rocca, perché la prima chiesa di Rocca è quella di Santo Stefano al cimitero, perché era lì che c'era prima, la popolazione viveva. Poi col tempo si costruì la Rocca per difendere
Lourdes, eccetera, eccetera, e si costruì questa chiesa dedicata all'Assunta. Anche se la chiesa è rimasta quella di Santo Stefano, si diede in questo luogo un altare privilegiato che è quello dove è collocata la sua statua. E alla chiesa di Santo Stefano abbiamo un bel affresco. Sì, invece di quella chiesa non c'è la statua di San Francesco, ma ci sono degli affreschi antichissimi che adesso la sovrintendenza ha dato il via, si faranno i restauri, dove c'è appunto il martirio di Santo Stefano e altre scene che parlano sempre di lui. Qui avete anche un legame con il santuario di San Francesco. Sì, perché noi poi qui ci troviamo, diciamo che c'è un duplice legame in questa nostra realtà. Da una parte siamo legati a San Francesco perché c'è Sacro Ritiro a pochi chilometri, dall'altra parte siamo legati a San Benedetto perché c'è Subiaco. Tant'è vero che nella tela che è collocata all'altare maggiore c'è San Benedetto ai piedi della Madonna e insieme al patrono del paese Santo Stefano. Ma in questa chiesa c'è anche la statua di San Francesco e di Sant'Antonio. Lei arriva dalla Sicilia? Io arrivo dalla Sicilia, dalla diocesi di Nicosia, da Assoro, in provincia di Enna. Senz'altro una delle manifestazioni più belle, più diciamo che coinvolgono tutto il paese, è il momento dell'infiorata. Sì, ecco, sì. Qui c'è un bellissimo gruppo di maestri infioratori che intanto per il Corpus Domini preparano tutta la strada principale della piazza e poi durante l'anno nelle celebrazioni solenni, anche in chiesa, preparano un piccolo segno. In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Di continuare ad essere quello che siamo, persone unite fra di noi, persone che veramente ci diamo da fare non solo per venirci incontro gli uni con gli altri, perché qui c'è veramente una forma di solidarietà edificante. Ci sentiamo una famiglia, quindi nessuno è lasciato solo. E poi nello stesso tempo siamo anche tutti impegnati a salvaguardare quello che è di bello e di splendido a livello culturale, religioso, aggregativo, i nostri avi ci hanno lasciato. Grazie parroco, e adesso andiamo a scoprire alcuni piatti tradizionali di Rocca Santo Stefano. Adesso percorriamo l'itinerario del gusto con Paolo Martini, un giovane ristoratore. Vediamo un po', allora andiamo a presentare questi piatti tutti fatti da voi. Benvenuto nel nostro ristorante, situato a Rocca Santo Stefano in piazza. L'Albero Bello. Il nome deriva da un albero situato qui fuori, come potete vedere, un leccio centenario. Questi sono i nostri piatti tipici del paese. Partiamo dai gnoccacci, che è una pasta tipica di Rocca Santo Stefano, fatta soltanto con acqua e farina, impastata a mano, ovviamente come nelle vecchie maniere. Tipicamente si fanno con i funghi porcini, ovviamente locali, con il sugo. Come secondo piatto abbiamo l'abbacchio, lo abbiamo in due versioni, scottadito e panato. Qui, come possiamo vedere, c'è il fungo porcino come viene servito nella scifetta. Qui abbiamo, la chiamiamo la pizza sorda e la pizza di Gran Turco. Sono pizze cotte al fuoco con delle foglie di broccolo sopra. Noi le usiamo per mangiare le verdure e le salsicce. Facciamo anche la sagra qui a Rocca Santo Stefano e appunto serviamo la pizza sorda e la pizza gialla. E questi insieme agli gnoccacci sono proprio i piatti principi? Proprio i piatti forti di Rocca Santo Stefano, i piatti tipici. Poi non dobbiamo dimenticare il formaggio.
Formaggio sempre locale, un formaggio di pecora fatto dai caseifici qui nelle zone limitrofe. Possiamo vedere anche l'olio fatto in casa perché è una zona ricca di oliveti. Il vino fatto sempre nelle zone limitrofe, questo è cesanese di Olevano Romano e del Piglio. E poi passiamo ai dolci. Il dolce proprio tipico usato a Rocca Santo Stefano è questo qui che noi chiamiamo il salame del re. Sarebbe una torta arrotolata con la Nutella insieme a crostata e ciambelletti al vino rosso. Poi qui abbiamo anche un forno e quindi non può mancare il pane casareccio. Sì, questo è il pane casareccio di Rocca Santo Stefano, fatto appunto nel forno. E poi abbiamo anche la pizza alla pala, noi la chiamiamo la pizza alla pala, sarebbe una pizza usata da noi nel periodo pasquale. Vogliamo fare un invito ai giovani ad investire nei paesi natali? Quando ci sono delle attività in un paese piccolo è una cosa sempre che va bene, è una cosa che rafforza il paese. Io ho investito qui a Rocca Santo Stefano perché diciamo ci sono le mie radici. Per me Rocca Santo Stefano è tutta una grande famiglia. Vogliamo fare allora un invito a venire qui a Rocca Santo Stefano? Certo, vi aspetto qui nel mio ristorante a Rocca Santo Stefano, all'Albero Bello, per farvi assaggiare una varietà di piatti tipici di Rocca Santo Stefano. Grazie, e noi adesso andiamo ad incontrare l'assessore al turismo e alla valorizzazione del territorio per i saluti finali. E chiudiamo la nostra passeggiata a Rocca Santo Stefano con Francesca Impei, che è l'assessore al turismo e alla valorizzazione del territorio. Dobbiamo dire che qui ci troviamo proprio nel cuore di Rocca Santo Stefano. Assolutamente sì, Mario, siamo proprio all'interno della rocca, quindi della fortezza antica di Rocca Santo Stefano. Noi dobbiamo immaginare che anticamente l'abitato sorgeva a ridosso dell'attuale cimitero comunale, che poi a partire dall'anno 1000 la popolazione si è letteralmente arroccata, quindi è salita sulla cima di questo colle e ha costruito qui la prima fortezza. Abbiamo il castello, originariamente c'erano 3 torri, e la chiesa di corte, che è l'attuale parrocchia di Santa Maria Assunta. Dovete ovviamente immaginarla piccolina inizialmente, poi nel corso del tempo, in particolare nel XVIII secolo, ha preso le sembianze attuali, quindi è diventata la chiesa parrocchiale. Piazza Santa Maria di fatto era ed è uno dei luoghi di maggior riferimento per gli abitanti, no? Un luogo simbolico per eccellenza, proprio perché nei roccatani c'è forte la consapevolezza che l'antico nucleo abitativo sorgeva esattamente qui. E qui abbiamo la pietra viva. Esattamente, abbiamo la pietra viva, abbiamo il castello che fortunatamente abbiamo da poco ricevuto in donazione dalla diocesi e su cui puntiamo il nostro futuro, quindi intendiamo inizialmente metterlo in sicurezza e poi ovviamente metterlo in valore e dare a questo luogo, alla rocca tutta, la dignità storica che merita. E passando un arco poi ci addentriamo nel resto del centro storico. Ci addentriamo nel resto del centro storico. Rocca Santo Stefano è un tipico borgo medievale, quindi abbiamo proprio l'idea della rocca e un sistema intricato di vie molto piccole, strette, che ci conducono appunto in cima.
Rocca Santo Stefano è anche un paese che vive tutto l'anno e presentiamo le manifestazioni più importanti. Assolutamente sì, Rocca Santo Stefano è un paese molto piccolo e purtroppo in spopolamento, però ciò non toglie che sia un paese molto vivo dal punto di vista associazionistico. Sono moltissime le realtà che si muovono durante il corso dell'anno, tantissime le persone che vogliono bene al paese e quindi si danno da fare nell'organizzazione degli eventi. A titolo esemplificativo non possiamo non citare l'Infiorata, che è senza ombra di dubbio la manifestazione più importante che colora il nostro anno. Si tratta di una vera e propria rappresentazione d'arte, cioè definirlo un tappeto floreale è riduttivo, perché i maestri infioratori sono artisti, ritraggono 12 quadri che generalmente rappresentano scene di vita religiosa o rappresentano fatti appunto importanti anche dal punto di vista sociale. Abbiamo poi una compagnia teatrale, Le Maschere, che è impegnata nell'organizzazione di spettacoli, spesso anche in dialetto, e questo è importantissimo perché di fatto riusciamo a mantenere in vita quelle che sono le nostre tradizioni, in questo caso appunto il dialetto. Abbiamo poi la banda musicale, il consiglio dei giovani, quindi tante attività che si impegnano durante il corso dell'anno nell'organizzazione di eventi. Non possiamo non citare per esempio la sagra degli gnoccacci paesani ai funghi porcini, quindi questa manifestazione in cui viene messo in risalto il piatto tipico tradizionale, che ha tra l'altro ottenuto di recente anche il riconoscimento d'Eco. Ci sono tanti boschi, quindi qui abbiamo tantissimi funghi, no? Esattamente, abbiamo i boschi di castagno, quindi funghi reperiti in loco, cucinati dalle nostre amate donne e nonne, che appunto in base a quelle che sono le tradizioni tramandate di madre in figlia fanno questa pasta con acqua e farina e la condiscono con il sugo ai funghi porcini. Abbiamo poi la manifestazione del serpentone, così chiamata proprio perché i tavoli vengono apparecchiati in Piazza Pontica assumendo la forma di un serpente, e anche in quel caso diamo voce a quelle che sono le peculiarità culinarie del territorio. In genere viene organizzata verso la fine di settembre, i primi di ottobre, e il menù è a base di prodotti tipici locali, quindi generalmente facciamo la cosiddetta pizza sorda, che è la pizza appunto di mais con i broccoletti di stagione, con le salsicce, e quindi quello che spontaneamente il territorio offre. E poi c'è anche un organizzato centro anziani. C'è un organizzatissimo centro anziani molto attivo. I nostri anziani sono di fatto una risorsa fondamentale per il nostro borgo, non solo perché lo popolano e quindi lo rendono vivo, no? Generalmente la popolazione giovane esce per lavoro eccetera, ma l'anziano resta, vive il luogo, vive la socialità e soprattutto sono detentori di saperi altrimenti non ottenibili. Quindi i nostri anziani sono preziosi perché ci consentono di raccogliere delle testimonianze preziosissime. Noi stiamo lavorando molto anche su questo, no? Cioè andiamo ad intervistare gli anziani cercando di farci raccontare come si faceva la processione quando erano piccolini, come festeggiavano il Natale, quali erano i lavori che facevano. Abbiamo parlato già del bottaio, no? Quindi è importante recuperare le ultime sapienze, farne tesoro e metterne in valore. Ce la stiamo mettendo tutta. Si parla sempre di spopolamento dei piccoli comuni. Diciamo che lei si è laureata, ha studiato fuori, però non perderà mai il contatto con Rocca Santo Stefano. Vogliamo fare un invito ai giovani a restare o a tornare nei luoghi nativi? Assolutamente sì, io sono l'esempio tangibile di come le radici siano forti, no? E quindi si senta sempre l'esigenza e il bisogno di tornare. Io penso che i giovani possano fare tanto per questi borghi, perché bisogna coltivare l'affezione per i luoghi. Quando c'è l'affezione per i luoghi, la passione, l'amore per il territorio, si sviluppa anche una certa creatività, no? Quindi io mi auguro che i giovani possano immaginare: cosa posso fare io per il mio borgo? Qual è il mio contributo? In che modo posso mantenerlo in vita? In che modo posso farlo conoscere e posso valorizzarlo? Penso che questa sia la chiave di tutto, no? È la motivazione che dovrebbe spingere i giovani a restare e a darsi da fare. Il Rocca Santo Stefano è anche luogo di cammini. Assolutamente sì, il nostro territorio comunale è lambito ad esempio dal Cammino di San Benedetto, che è uno dei cammini più importanti non solo in Italia ma anche in Europa. Abbiamo un patrimonio naturale enorme che racchiude al suo interno anche un patrimonio culturale altrettanto importante. Se noi immaginiamo le nostre campagne, esistono sentieri in cui ad esempio era presente la vecchia mola, quindi ad oggi troviamo un rudere, no? Esistono i pozzi dove i pastori erano soliti andare a bagnare le pecore, i fiumi prima erano vita, quindi tutto ciò che incontriamo lungo questi sentieri naturali di fatto ci riporta un po' al passato, no? Ci fa immaginare Rocca com'era. Lei per lavoro sta studiando anche il territorio. Qual è il consiglio che dà al visitatore che arriva qui a visitare Rocca Santo Stefano? Consiglio al visitatore di venire a Rocca Santo Stefano
perché si respira l'antico, io lo dico sempre. Cioè Rocca Santo Stefano è uno di quei luoghi che resiste al superfluo e conserva l'essenziale, nel senso che qui riusciamo ancora ad immaginare appunto la vita di un tempo, riusciamo ancora a respirare la natura che tanto offriva, no, e ha offerto a questi territori. Passeggiare in un bosco significa spesso passeggiare in un luogo che ha dato sostentamento alle persone. Il Bosco Antera ha dato di fatto sostentamento a tantissime famiglie di Rocca che grazie al legno del bosco costruivano le botti e lavoravano, quindi portavano avanti la famiglia. Si può dire la stessa cosa dei campi, tutti i terreni a ridosso dei torrenti che si trovano a valle erano un tempo lavorati, no? Pensiamo agli antichi allevamenti. È chiaro che ci deve essere una certa sensibilità a visitare questi luoghi, bisogna innamorarsi di luoghi come questo, no? Però io sono convinta che anche per il visitatore nuovo scoccherebbe, diciamo, il colpo di fulmine proprio nell'immediato. E allora facciamo un invito finale? Assolutamente sì, noi invitiamo tutti a visitare Rocca Santo Stefano, a visitare il centro storico, a conoscere la nostra bella gente e ad assaggiare i nostri prodotti tipici. Grazie, quindi Rocca Santo Stefano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Rocca Santo Stefano, ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza! Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi, è lo slogan del meeting di Rimini. Questo lunedì 25 agosto trasmettiamo 2 conferenze, la prima alle 12 intitolata Sopravvivere alla bomba atomica, nell'80° anniversario dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, con l'associazione fondata dai sopravvissuti dei tragici episodi. E alle 15 la conferenza intitolata Costruire quando tutto viene distrutto, con la presenza di un cittadino del Kazakistan e del vescovo di Zaporizhzhia dei Latini. Vi aspettiamo!
Telepace vi invita alla preghiera. Ogni sabato alle 17, in diretta dalla cappella della Cittadella della Carità di Negrar, la Santa Messa dedicata agli ammalati. Un momento di speranza, conforto e fede. Segui la diretta su Telepace, la voce di chi non ha voce. إخوتي وأخواتي الأحباء، ليمنحكم الرب السلام. تحتفل الكنيسة هذا الأسبوع مع مريم بختام مسيرة السر الفصحي. لقد تمجدت مريم في انتقالها إلى السماء، ووصلت الخليقة بذلك إلى ملء الخلاص في تحول أجسادنا إلى المجد الإلهي. إن المرأة الملتحفة بالشمس والمكللة ب12 كوكبا هي الأم التي تنتظرنا وتحثنا على السير نحو ملكوت الله. إن انتقالها هو عنوان رجاء للمؤمنين وتعزية لهم، فكما تمم بها روح الله العلي مشيئته، كذلك نحن سيكون لنا. لنتأمل بإيمان في أسرار الفرح من المسبحة الوردية، طالبين من السيدة العذراء أن تساعدنا على متابعة رحلتنا على هذه الأرض نحو الخلاص إلى اليوم الذي نتحد به معا في بيت الله الآب. Cari fratelli e sorelle, a Chiesa questa settimana in Maria il compimento del mistero pasquale. Maria glorificata nell'Assunzione è la creatura che ha raggiunto la pienezza della salvezza fino alla trasfigurazione del corpo. È la donna vestita di sole e coronata di 12 stelle. È la madre che ci aspetta e ci sollecita a camminare verso il regno di Dio. L'Assunta è segno di speranza e di consolazione, perché come in lei, così in tutti noi lo Spirito del risorto attuerà pienamente la sua missione. Ella è già quello che noi saremo. Meditando con fede i misteri gaudiosi del Rosario, preghiamo Maria perché ci aiuti a proseguire il nostro pellegrinaggio fino a raggiungere insieme la salvezza nella casa del Padre. Dear brothers and sisters, in Mary, the Church celebrates this week the fulfillment of the Easter mystery. The glorified Mary in the Feast of Assumption is a creature who has reached the fullness of salvation until the transfiguration of the body. She is a woman dressed in sun, crowned with the 12 stars. She is the mother who waits and leads us toward the kingdom of God. The Lady of Assumption is a sign of hope and consolation because, like he did with her, the Spirit of the risen Lord will accomplish his mission. She is already what we will be one day. Meditating faithfully the joyful mysteries of the Rosary, let us ask Maria to pray for us and to help us to keep living our pilgrimage until we reach the final salvation in the Father's house.
يا رؤوفة حلوة مريم السلام أم النعمة يا In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sicut omnibus vobis, et cum spiritu tuo. Fratelli e sorelle, siamo radunati in questo luogo santo, dove invochiamo il Verbo di Dio si è fatto uomo ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Nelle realtà della società che oggi è intorno a noi, questo testo evangelico è un compromesso dell'uomo alla risposta di Dio. Cosa vuol dire questo? Dio nella sua infinita misericordia ha guardato l'uomo formato a sua immagine e somiglianza ed ha voluto avere amore, cioè la caritas, la carità verso un piano che si è trasmesso, verso un piano di salvezza, preparato da Dio per redimere l'uomo. Ecco, colui che era immagine e somiglianza di Dio non poteva perdersi, non poteva rimanere lontano da colui che, come ci dice il Salmo, poco meno degli angeli ci ha fatti, di gloria e di onore ci ha coronati. E perciò proclamare il Figlio di Dio oggi, in questa benedetta terra santificata dalla presenza del Figlio di Dio, è chiedere ancora una volta la pace. E chiedere la pace e chiedere la serenità e che sia la Terra Santa un riflesso di colui che ci ha salvati. E non ci ha salvati attraverso qualsiasi atto mondano, ma attraverso un atto che è la croce, che non soltanto ci ha redenti, ma ci ha dato la vita. E perciò in questo luogo santo, a voi che siete qua presenti, che siete venuti a partecipare di questo atto di devozione verso la Madonna, sappiamo che ci sono altri che ci seguono da tutto il mondo, attraverso la TV Charité, Musrat, Radio Santa Maria Network del Libano e WTN degli Stati Uniti, Telepace d'Italia, Maria Vision JN19 del Perù, TV Canzon Nova del Brasile e dal Portogallo. Siamo coscienti delle nostre infedeltà al Signore e della mancata carità verso il prossimo. Preparandoci a vivere questo momento di grazia e di misericordia, invochiamo con fiducia l'amore misericordioso del Padre.
misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeterna. Amen. افرحي يا مريم يا عذراء الناصرة، يا ممتلئة نعمة وخيرا دائما وأبدا من الرب الثالوث الواحد. يا مريم يا أمة النعم، يا من جعل روح الحب قلبك طيعا وأحشاءك خصبة ليتجسد فيك الكلمة إنسانا مثلنا وفادينا. يا مريم يا أم الله القديسة، تكشف نظرتك ويداك دهشة الإيمان حين بدأ سكناه فيك ذاك الذي لا تسعه السماوات، يسوع الله معنا المخلص الأوحد. صلي لأجلنا يا مريم، وساعدينا أن نردد معك الآن وفي ساعة موتنا: ها أنا ذا، فليكن لي بحسب قولك. آمين. Rallegrati, Vergine di Nazareth Maria, da sempre e per sempre ricolmata di ogni bene e di ogni grazia dell'uno e trino Signore. Ancella del sì Maria, lo spirito di amore ha reso docile il tuo cuore e fecondo il tuo grembo, perché il Verbo in te potesse farsi carne, uomo come noi e nostro Redentore. Santa Madre di Dio Maria, il tuo sguardo e le tue mani rivelano lo stupore della fede, mentre in te comincia a dimorare colui che neanche i cieli possono contenere, Gesù Dio con noi, unico Salvatore. Prega per noi, Maria, e aiutaci a ripetere con te: ora e nell'ora di dare la vita, eccomi, si compia anche in me la tua parola. Amen. Rejoice, O Virgin of Nazareth, Mary, always and forever filled with every good and every grace by the one and triune Lord. Handmaid of the yes, Mary, the spirit of love has made your heart docile and your womb fruitful, so that the word in you could become flesh, a man like us and yet our Redeemer. Holy Mother of God, Mary, your gaze and your hands reveal the wonder and faith as he begins to dwell in you, he whom not even the heavens can contain, Jesus, God with us, the only Savior. Pray for us, Mary, and help us to repeat with you, now and at the hour of giving our life, here I am, may your word be fulfilled in me too. Amen. السر الأول من أسرار الفرح بشارة الملاك جبرائيل لمريم العذراء هنا في الناصرة. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'incarnazione del Figlio di Dio nel seno purissimo di Maria Vergine qui a Nazareth. In the first mystery, we contemplate the incarnation of the Son of God in the pure womb of the Blessed Virgin Mary here in Nazareth. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك،
لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. آمين. Maria.
السر الثاني من أسرار الفرح زيارة مريم العذراء لنسيبتها إليصابات في عين كارم. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria a sua cugina Elisabetta ad Ein Karem. In the second joyful mystery, we contemplate the visitation of the Blessed Virgin Mary to her cousin Elizabeth in Ein Karim. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
السر الثالث من أسرار الفرح ولادة يسوع المسيح في مغارة بيت لحم. Terzo mistero gaudioso, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. In the third joyful mystery, we contemplate the birth of our Lord Jesus Christ in Bethlehem. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. السر الرابع من أسرار الفرح تقدمة يسوع إلى الهيكل. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. In the fourth joyful mystery, we contemplate the presentation of our Lord Jesus Christ in Bethlehem.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. السر الخامس من أسرار الفرح العثور على يسوع المسيح في الهيكل بين العلماء. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo la perdita ed il ritrovamento di Gesù tra i dottori della legge. In the fifth joyful mystery, we contemplate the loss and finding of the child Jesus in the temple among the doctors.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Assalamu alayki
Preghiamo per le intenzioni del Santo Padre, il Papa Leone XIV. Preghiamo per la pace nel mondo e particolarmente qui in Medio Oriente. E infine preghiamo per l'acquisto dell'indulgenza plenaria del Santuario Basilica dell'Annunziazione. We pray for the Holy Father's intention. We pray for peace in the world, and especially here in the Middle East. We pray in order to obtain the plenary indulgence of the sanctuary of the Annunciation. نصلي أبانا والسلام والمجد على نية الحبر الأعظم قداسة البابا لاون الرابع عشر، ومن أجل إحلال السلام في العالم أجمع، خصوصاً هنا في الشرق الأوسط. ونصلي من أجل الحصول على الغفران الكامل الممنوح لطالبيه في هذه الصلاة من الحرم المقدس هذا، كنيسة البشارة في الناصرة. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. من إنجيل القديس متى. أما ميلاد يسوع المسيح فكان أن مريم أمه لما كانت مخطوبة ليوسف وجدت قبل أن يتساكن حاملا من الروح القدس. وكان يوسف زوجها بارا فلم يرد أن يشهر أمرها، فعزم على أن يطلقها سرا، وما نوى ذلك حتى تراءى له ملاك الرب في الحلم وقال له: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأتي بامرأتك مريم إلى بيتك، فإن الذي كون فيها هو من الروح القدس، وستلد ابنا فسميه يسوع، لأنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم. وكان هذا كله ليتم ما قال الرب على لسان النبي: إن العذراء تحمل فتلد ابنا يسمونه عمانوئيل، أي الله معنا. فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، فأتى بامرأته إلى بيته، على أنه لم يعرفها حتى ولدت ابنا فسماه يسوع. Dal Vangelo secondo di San Mateo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel,
que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepere Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
fece ancilla Domini. Fiat mi secondo verbo tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum ique caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitris. Udini efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante ique Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam e per educamur, per Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Ancora pregare per la pace è un desiderio che ci invita anche a pregare per tutte quelle che sono le vittime di una guerra, vittime innocenti, che non hanno niente a che vedere in un conflitto bellico. Un conflitto bellico fatto dall'egoismo, dall'uomo. Però vogliamo anche pregare per un'altra pace, che è quella che ci dà felicità, quella che ci dà serenità, è quella che ci dà di essere felici, che è la pace interiore. Quella pace interiore che è capace di cambiare il mondo, è capace di trovare le persone, è capace di arrivare nel momento giusto a mettere unità e a cercare l'unità nella fraternità dei popoli. Quella pace interiore che ci converte al Signore e che ci fa essere capaci di cercare la bontà del Signore, bussare alla porta ed ecco il Signore si fa trovare. Chiediamo questa pace, questa unità qua in questa terra tanto martellata dall'odio e dalla violenza. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Per intercessionem Beate Mariae Virginis, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite in pace. Deo gratias. يا مريم بلغ بك ملء الزمان
يا فتاة سناكي سيعطي الحب الأصيل. السلام السلام عليك يا مريم. السلام السلام عليك يا مريم. Oh Maria, è giunta in te la pienezza del tempo. Oh Vergine, il tuo splendor darà a noi il vero amor. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. الله ناداك للعالم صوت الدليل. سكن في حاشاك سمع أصوات التهليل. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryjo. Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryjo. Madre di Dio ti chiamiamo, Gina di pace veniamo a te. Nel tuo grembo lui abitò, si fece carne nel mondo. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. يا ناصرية بلدك أضعنا فيها القنديل. نسأل شفاعتك أزيل الحمل الثقيل. السلام السلام عليك يا مريم. السلام السلام عليك يا مريم. Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù, facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza. السلام أم النعمة يا
pace e conforto mi dai, con tutto il cuore e le mie forze, sempre io ti adorerò. Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo al Re. Mari e monti si prostrino a te, al tuo nome, o Signore. Canto di gioia per quello che fai, per sempre Signore con te resterò. Non c'è promessa, non c'è fedeltà, che in te promessa, non c'è fedeltà, che in te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti.
perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue. Essi verranno e vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Ivan, alle isole lontane che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria. Essi annunceranno la mia gloria alle genti, ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al mio santo monte di Gerusalemme, dice il Signore, come i figli di Israele portano l'offerta in vasi puri nel Tempio del Signore. Anche tra loro mi prenderò sacerdoti leviti, dice il Signore, parola di Dio. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che Egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio. È per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Certo, sul momento ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Perciò rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche e camminate dritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Parola di Dio. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi
mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli dichiarerà: voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da occidente a oriente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, il brano di oggi ci presenta un tale, uno senza nome, uno dalla folla, che rivolge a Gesù una domanda sulla salvezza. Signore, sono pochi quelli che si salvano? A prima vista potrebbe sembrare una domanda banale, una semplice curiosità, ma in realtà è una domanda esistenziale molto importante, soprattutto in questi tempi in cui non sappiamo quanti veramente riflettano sulla salvezza. E se lo fanno o se lo facciamo tante volte che ci chiediamo riguardo la salvezza, talvolta pensiamo che nessuno potrà mai salvarsi perché la radicalità del Vangelo, la proposta di Gesù è così impraticabile, inapplicabile che non si riesce. Oppure crediamo che la salvezza sia un dono e non richiede alcuna libertà da parte nostra, poiché Dio salva tutti. O parlare di salvezza oggi sembra usare un linguaggio un po' arcaico, soprattutto quando si riferivano, troviamo anche delle scritte antiche dove si diceva, facevano molta insistenza sulla dimensione personale, per esempio salva la tua anima, quasi come un modo di avere quasi paura davanti alla salvezza, come se la salvezza fosse qualcosa da conquistare compiendo azioni. Invece Gesù non risponde direttamente alla domanda se sono pochi o se sono molti coloro che si salvano, ma indica una strada, indica un cammino, una via molto suggestiva per ciascuno di noi. Dice: sforzatevi di entrare per la porta stretta. La prima indicazione che ci dà Gesù nel brano del Vangelo di oggi è che la salvezza non è un muro contro cui noi andiamo a sbattere alla fine della nostra vita, ma è una porta che si apre. Gesù già lo aveva detto: io sono la porta.
una porta che si apre e attraverso la quale possiamo entrare. Però questa porta ha una caratteristica, è stretta. Se la porta è stretta non si può entrare in massa, tutti insieme, si entra uno alla volta. Vuol dire che la salvezza è qualcosa di personale, è imprescindibile il rapporto personale con Gesù. Ma poi ci chiede un'altra dimensione, essendo la porta molto stretta, richiede allenamento, bisogna esercitarsi, è come quando uno fa dieta e che deve camminare perché deve dimagrire, però qual è l'allenamento, qual è la dieta che Gesù ci chiede per entrare per quella porta stretta? È esercitarsi nella carità, esercitarsi nell'umiltà, esercitarsi nella semplicità, nella giustizia, nella misericordia. Ecco, potremo fare una lista di questi allenamenti per cui noi ci attrezziamo e possiamo entrare, cioè esige una disciplina personale che non trascuri ciò che è essenziale nella nostra vita. Ecco, non trascurare l'essenziale nella vita. Sembra allora che Gesù oggi voglia dirci di non preoccuparci del numero, se siano molti o siano pochi quelli che si salvano, ma ci invita a tenere sempre lo sguardo rivolto in alto, a riconoscere che la vita è una questione seria, che le scelte quotidiane sono importanti e soprattutto a coltivare la consapevolezza di ciò che davvero conta e ci fa vivere con amore verso il prossimo. Però poi Gesù nel brano del Vangelo aggiunge un'immagine piuttosto drammatica. Il padrone di casa chiude la porta e dall'esterno si sente un grido: Signore, aprici. Ma la voce risponde: non so da dove siete. In altre parole, non vi conosco, non so chi siete. E aggiunge: allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Queste parole mi fanno riflettere molto, perché sembra che la nostra salvezza si giochi nella misura in cui ci dedichiamo a promuovere e a praticare l'amore, la misericordia, la giustizia, allontanandoci da ogni forma di ingiustizia. Non basta essere a posto dal punto di vista cristiano, ricevere i sacramenti, frequentare alla Chiesa, tutti sono mezzi che ci aiutano. Se poi la nostra condotta di vita non è coerente con ciò che confessiamo, soprattutto con una vita vissuta nell'amore e nella vicinanza al prossimo, a coloro che soffrono. Il brano poi si conclude con una affermazione molto interessante e piena di speranza, perché Gesù dice: verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e si siederanno nella mensa del regno di Dio. Anche la prima lettura chiamava il profeta Isaia: io verrò a radunare tutte le genti, cioè la salvezza è aperta a tutti, ha un carattere universale e noi non possiamo e non possediamo i criteri per giudicare chi si salva e chi non si salva. La misericordia di Dio accoglie tutti e offre a ciascuno la possibilità di accoglierlo. Solo Dio ha il compito del giudizio finale sull'agire di ogni persona. Sono sempre più convinto che non sono le nostre credenziali, le nostre carte a posto a salvarci, ma l'amore, perché alla fine della nostra vita saremo giudicati dall'amore. E vi racconto un aneddoto che mi dicevano di Don Calabria. Una signora era arrivata molto preoccupata da Don Calabria e le ha detto: il mio marito è morto improvvisamente e non ha potuto ricevere gli oli santi,
l'estrema unzione, come si chiamava allora. E allora sono preoccupata per la sua salvezza. E Don Calabria le ha chiesto: ma il suo marito era una persona che faceva la carità? Ah sì, dice, lui era sempre attento, faceva la carità. Non si faccia problema, ha detto Don Calabria, il suo marito è in paradiso. Cioè, per dire che alla fin fine è l'amore quello che conta nella nostra vita. E questo rende la vita una questione seria, un impegno quotidiano ad essere persone che praticano la giustizia, l'amore in modo straordinario. Perché è nelle piccole cose di ogni giorno, nelle fatiche e nelle gioie, che si gioca la nostra salvezza, la nostra felicità. La porta è stretta perché è la porta della croce, quella che Cristo ha abbracciato e attraverso la quale ci fa passare, affinché possiamo essere salvi nel suo amore, mediante la sua passione, morte e risurrezione. Allora, coraggio, fratelli e sorelle, ci incoraggiamo tutti insieme in questa domenica e diventiamo sempre più operatori di giustizia, di amore, di pace, di unità, di misericordia in questo mondo, affinché si apra davanti a noi la porta della salvezza, quella che è stretta, però che il Signore Gesù già ha aperto per noi, spalancando ogni giorno il nostro cuore. Come si aprirà quella porta della salvezza? Nella misura in cui noi apriamo il nostro cuore. Se il nostro cuore si apre poco, la porta faremo fatica per attraversarla. Invece se il nostro cuore si apre, allora la porta si aprirà nel giorno in cui il Signore ci chiamerà. La Vergine Maria ci aiuti e ci accompagni nella nostra vita, perché possiamo accogliere sempre questa salvezza che viene offerta a tutti noi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci dice di sforzarci di passare per la porta stretta e di prendere sul serio la chiamata alla salvezza. Affidiamoci alla forza dello Spirito Santo per accogliere questo monito. Preghiamo insieme e diciamo: ascolta, Signore, la nostra supplica. Ascolta, Signore, la nostra supplica.
perché la Chiesa, chiamata ad essere missionaria, con l'esempio e la guida del Papa e dei Vescovi, non si stanchi di annunciare con passione e coraggio il Vangelo a tutte le genti. Noi ti preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra supplica. Perché i governanti comprendano che la pace e la concordia tra le nazioni sono i beni che più desiderano i popoli del mondo intero. Noi ti preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra supplica. Perché quanti sperimentano sofferenza, dolore, umiliazione e afflizione siano sostenuti e consolati da te, che sei passato dalla porta stretta della croce. Noi ti preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra supplica. Perché noi qui riuniti, nutriti dal sacrificio eucaristico, apprendiamo a sopportare con generosità e zelo i disagi e le prove richieste da una testimonianza fedele. Noi ti preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra supplica. O Padre, accoglie le suppliche della tua Chiesa in preghiera e sostienila nel suo cammino verso la patria celeste, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, poiché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Osana nella
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nei giorni in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Calabria e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito, con la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci in segno di pace. Anche con te.
di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. Porta a compimento, Signore, l'opera redentrice della tua misericordia e perché possiamo conformarci in tutto alla tua volontà, rendici forti e generosi nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo un'Ave Maria alla Madonna, continuiamo a pregare per la pace, ma soprattutto preghiamo per tutti i malati, per tutte le persone che sono vicini ai malati, per tutti coloro che nella cittadella della carità si dedicano ogni giorno al loro servizio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giovanni Calabria vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Augurando a tutti una buona domenica, nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, il mezzo, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. Vieni, o Madre, in mezzo, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la Telepace, voce di chi non ha voce, voce di chi non ha voce. Sabato 30 agosto, appuntamento speciale per Telepace. Amici, benefattori, spettatori e collaboratori sono invitati nella sede storica di Cerna per incontrare il vescovo di Verona Domenico Pompili. Alle 16 la messa in diretta dal santuario Maria Stella dell'Evangelizzazione. Non mancare, ti aspettiamo. Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi, è lo slogan del meeting di Rimini. Questo lunedì 25 agosto trasmettiamo 2 conferenze, la prima alle 12 intitolata Sopravvivere alla bomba atomica, nell'80° anniversario dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, con l'associazione fondata dai sopravvissuti dei tragici episodi. E alle 15 la conferenza intitolata Costruire quando tutto viene distrutto, con la presenza di un cittadino del Kazakistan e del vescovo di Zaporizhzhia dei Latini. Vi aspettiamo.
Con noi oggi Alberto Grego, presidente dell'associazione I Pellegrini, nata a Verona ancora qualche anno fa. Siete reduci da un'esperienza molto bella di cammino verso Roma per l'anno giubilare. Ci puoi raccontare innanzitutto quando e perché nasce questa associazione? Siamo nati nel 2001 e dopo che abbiamo fatto un'esperienza del pellegrinaggio giubilare del 2000. È stato organizzato da varie realtà. Siamo partiti in 130, 150, gente che non si conosceva da tutte le parti di Verona, anche fuori Verona. È stata un'esperienza talmente forte, talmente coinvolgente, talmente emozionante che un gruppo ha deciso che quell'esperienza doveva continuare. Per cui è stata creata questa associazione, Associazione I Pellegrini Verona, con l'obiettivo, con lo scopo, con l'ambizione di portare avanti uno stile di cammino fatto con molta, diciamo, in povertà, se vogliamo, in frugalità, in semplicità, dove il cammino ci concedesse il tempo di vivere un'esperienza di amicizia, di contatto con la natura, di cultura, ma soprattutto anche una parte spirituale che è sempre... Quindi ecco, questo è un po' lo spirito. Quindi da allora avete fatto, prima di questa esperienza, altri cammini e altri pellegrinaggi insieme per coltivare l'amicizia che poi è rimasta anche tra di voi nella vita quotidiana. Certamente l'associazione ha dato l'opportunità di fare tanti cammini significativi. Abbiamo fatto la Palestina a piedi nel 2008, abbiamo fatto la Turchia, il primo cammino di San Paolo da Antalya ad Antiochia di Pisidia, dove Don Mario, il nostro assistente spirituale, ha celebrato messa un po' in incognita, dove tecnicamente doveva sorgere la prima chiesa di San Paolo, quindi un'emozione grande. Abbiamo fatto la Georgia, l'Armenia, l'Albania, abbiamo incontrato la chiesa, diciamo, prigioniera del regime comunista. Abbiamo incontrato la persona che poi è fatto cardinale da Papa Francesco. Quindi tante esperienze. Adesso vogliamo focalizzare un po' quella che vi vede reduci, sei ancora abbronzato eccetera, perché siete rimasti sotto al sole quanti giorni, in quanti eravate? I numeri danno il senso di questo pellegrinaggio che abbiamo fatto: 23 giorni, 21 di cammino, un giorno di sosta ad Assisi, non per caso, perché comunque lo spirito di Assisi era, diciamo, il nostro faro, quindi con i valori portati avanti da Assisi e da Papa Francesco, e poi l'ultimo giorno in udienza del Papa. Abbiamo fatto 610 km a piedi, passo dopo passo. Quindi quasi una trentina al giorno. Una trentina al giorno. Abbiamo camminato in tutte le condizioni, soprattutto gli ultimi giorni con il sole che picchiava, e quindi la bronzatura viene naturale. Ed eravate, scusa, anche diverse età, c'erano quelli più giovani, da qualche bambino addirittura. La cosa bella è che comunque ognuno poteva camminare secondo le sue condizioni. Avevamo un'organizzazione, direi, capillare, che ci consentiva di camminare in tranquillità. Avevamo l'assistenza di una macchina che ci portava acqua, che ci riforniva di frutta. Alberto, alla mattina a che ora partivate? Com'era? Colazione alle 6, partenza alle 6:30. Quindi sfruttare le prime ore dell'alba, del giorno, per poter camminare il più in un clima decente, ma poi anche il caldo non ci fermava. E fino a che ora si camminava poi? Allora tendenzialmente cercavamo di finire la tappa con il pranzo, che era all'1:30, 2, ma alcune volte il pranzo era un intermezzo che ci consentiva poi di ripartire. Siamo camminati fino alle 5 alle 6, una tappa l'abbiamo fatta di 38 km, quindi... Dormivate in posti già organizzati? La cosa, diciamo, il minimo era quello di partire con tutte le garanzie. Quando muovi 50-60 persone, hai la responsabilità di queste persone che si trovino, di metterle nelle condizioni migliori per poter... Quindi soprattutto il nostro amico ha organizzato alla grande questa parte qui della logistica, quindi si dormiva negli alberghi, negli ostelli, situazioni un po' varie, un po' miste,
più confortevoli, meno confortevoli, le stanze erano a volte promiscue, quindi il cambiamento ci si adattava. Anche questo ha comportato un grande spirito di adattamento. Ecco, l'associazione, l'organizzazione ha messo nelle condizioni veramente di poter camminare in serenità e tranquillità. Avete conosciuto poi anche un po' delle comunità locali dove siete stati? Abbiamo conosciuto delle comunità, sì, e la grande, viene da dire, grande spirito di accoglienza. Mi viene in mente a Santa Maria in Pantano, dove una famiglia ci ha messo a disposizione la sua casa, ci ha dato pomodoro, ci ha dato frutta, ci ha dato... E quindi noi siamo vissuti proprio di queste, le parrocchie che ci hanno accolto. A mezzogiorno c'era con noi la protezione civile, l'ANA, che ci faceva il pranzo con una cucina da campo. Ecco, eravamo veramente attrezzati e abbiamo sperimentato la bontà delle persone che durante il cammino ci chiedevano: hai sete? Hai bisogno di qualcosa? A qualcuno abbiamo chiesto anche la bottiglia di vino, vabbè, perché faceva parte. E poi immagino posti splendidi della nostra bella Italia. Abbiamo una dell'aspetto del cammino è quello che in concreto tu conosci l'Italia. Siamo partiti da Verona, grande coltura di zucchine, di verdura, frumento, tabacco. Poi abbiamo visto, man mano che andavamo, Ferrara, i frutteti, poi abbiamo visto grandi oliveti, girasoli, un po', e quindi la cosa che il paesaggio che cambia. La cosa che ha colpito è il contrasto dei colori, soprattutto il mattino c'era veramente il cuore era riempito da queste immagini, il contrasto tra il giallo, il marrone, E mi viene in mente San Francesco che diciamo ha incontrato Dio anche nella bellezza della natura. Allora Alberto, tra pochissimo ci ritroviamo, intanto noi vogliamo fare due parole con la vostra guida spirituale, Don Mario Urbani. Vorrei iniziare dal primo momento del 22 luglio alle 6:30 del mattino la messa con il Vescovo. È stato un dono la sua presenza, perché già nell'omelia ci ha precisato alcune cose da vivere durante il pellegrinaggio. Poi nel pomeriggio io ho mandato un messaggio di ringraziamento e lui subito mi ha risposto e questo mi ha commosso. E poi via via è stata un'esperienza. Allora, ogni mattina c'era, prima di partire, c'era il cerchio dove o la parola di Dio del giorno o una frase della bolla dell'indizione del giubileo veniva presentata e commentata, suggerendo anche una piccola invocazione da ripetere durante la giornata, come una caramella che si gusta in bocca. Buona però la caramella, no amara. Ecco. E poi esatto, come era presente. Poi a volte alla sera c'era anche il momento di assemblea o di celebrazione della messa, eccetera. Nel pomeriggio qualche volta, che si finiva la tappa un po' prima, c'era anche la guida di alcuni luoghi caratteristici che abbiamo incontrato, tipo Forlì, tipo Gualdo, eccetera, e altri, insomma, ecco, e questo è stato piacevole. Via via il cammino vi ha portati quella che era la meta, cioè a Roma. Sì, il passaggio della Porta Santa, allora, com'è stato? Preparati, abbiamo fatto il cammino da inizio della via della conciliazione e a ogni 10 passi davo la possibilità, oltre alla preghiera che guidavo, davo la possibilità che chi voleva poteva portare la croce, marito e moglie, persone singole, persone amiche, eccetera. Quindi tutti hanno avuto la possibilità di portare per 10 passi la croce fino alla basilica. Un po' prima della basilica ho detto assoluto silenzio, nessuna preghiera, ma ognuno rientri in se stesso e porti, passando la Porta Santa, oltre che se stesso, anche quelle cose o quelle persone che ognuno aveva nel suo cuore, attraverso fotografie, attraverso piccoli vestitini, eccetera, come ognuno voleva, ecco. E guidavo il passaggio della Porta Santa fermo in parte, suggerendo delle invocazioni e con qualche lacrima agli occhi, mia e anche di altri.
Fino a quanto questa esperienza può veramente cambiare le vite e sfruttare al meglio quello che è stato l'anno santo all'insegna della speranza per le proprie vite. Ecco, allora c'è già stato qualcuno che mi ha chiesto il telefono personale per poter telefonarmi e rincontrarmi. Ecco, questo può essere un piccolo segno di che il dialogo può andare avanti ancora, ecco. Ma poi soprattutto, ecco, questa disponibilità che all'inizio si era un po' tutti attenti, ma poi in seguito si cercava proprio di condividere la vita, e questo non solo col prete ma anche tra le persone soprattutto, insomma. Alberto, sicuramente uno degli aspetti importanti di questa esperienza è il dialogare con le persone, il avere tempo di ascoltarsi, di parlarsi, di condividere per stringere dei rapporti umani. Quanto è stato vero e anche quanto funzionava questo progressivamente con il passare dei chilometri e delle giornate? Il penultimo giorno abbiamo avuto un momento di incontro dove abbiamo condiviso le nostre esperienze, le nostre emozioni, le nostre sensazioni. Quello che dico riporta quello che veramente il gruppo, tutti noi abbiamo. Due cose sono state evidenziate: il rapporto di amicizia che si è creato, passo dopo passo, il cammino ti mette nelle condizioni di aprirti, apri il tuo cuore, le tue condizioni, le tue cose, non racconteresti mai a nessuno certe cose della tua vita, e lì nel cammino questo succede. La seconda cosa che è stata condivisa da tutti è il tempo che ognuno di noi ha dedicato a se stesso. Togli tutti i tuoi ruoli di madre, di padre, i ruoli sociali, e ti incontri con te stesso, un momento di riflessione, di capire la tua vita, dove stai andando, cosa stai facendo, e ti emozioni, perché poi alla fine sei quei momenti vissuti con te stesso che hanno un valore enorme, e soprattutto partiamo con la consapevolezza che il cammino inizia adesso, perché sennò è tutto il cammino poi è la vita. Alberto, chi volesse conoscervi e sapere le vostre iniziative, a chi si deve rivolgere? Può andare tramite i social. Noi abbiamo un sito www.pellegrini.it dove raccogliamo tutte le nostre iniziative e quello che è lo scopo della nostra associazione. Invito veramente di chi volesse, perché la nostra associazione è aperta a tutti e accoglie tutti. Al termine del giorno, preghiamo insieme e ringraziamo il Signore con la recita della compieta. Tutti i giorni, alle ore 23, su Telepace. Il weekend su Telepace ti aspetta l'intervista. Ogni sabato, testimonianze di attualità, cultura, fede e solidarietà. L'intervista ogni sabato alle ore 20:30 su Telepace.
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Come incenso, o Dio, salga a te la mia preghiera. Signore, a te grido, accorri in mio aiuto, ascolta la mia voce quando ti invoco. Come incenso salga a te la mia preghiera, le mie mani alzate come sacrificio della sera. Poni, Signore, una custodia alla mia bocca, sorveglia la porta delle mie labbra. Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male e compia azioni inique con i peccatori, che io non gusti i loro cibi deliziosi. Mi percuota il giusto e il fedele mi rimproveri, ma l'olio dell'empio non profumi il mio capo. Tra le loro malvagità continui la mia preghiera. Dalle nube furono gettati i loro capi, che da me avevano udito dolci parole. Come si fende e si apre la terra, le loro ossa furono disperse alla bocca degli inferi. A te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi, in te mi rifugio, proteggi la mia vita. Preservami dal laccio che mi tendono, dagli agguati dei malfattori. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora
o Dio, salga a te la mia preghiera. Mio rifugio sei tu, Signore, mio bene sulla terra dei vivi. Con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce supplico il Signore. Davanti a Lui effondo il mio lamento, al suo cospetto sfogo la mia angoscia. Mentre il mio spirito vien meno, tu conosci la mia via. Nel sentiero dove cammino, mi hanno teso un laccio. Guarda a destra e vedi, nessuno mi riconosce. Non c'è per me via di scampo, nessuno ha cura della mia vita. Io grido a te, Signore, dico sei tu il mio rifugio, sei tu la mia sorte nella terra dei viventi. Ascolta la mia supplica, ho toccato il fondo dell'angoscia. Salvami dai miei persecutori, perché sono di me più forti. Strappa dal carcere la mia vita, perché io renda grazie al tuo nome. I giusti mi faranno corona, quando mi concederai la tua grazia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio rifugio sei tu, Signore, mio bene sulla terra dei vivi. Il Signore Gesù si è umiliato nella morte ed Dio lo ha innalzato nella gloria. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, Ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra. E ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore Gesù si è umiliato nella morte e Dio lo ha innalzato nella gloria. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti,
Chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì che abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Le hai fatte con bontà e sapienza. Le tue opere, Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Una donna inferma toccò il mantello del Signore e subito si sentì guarita. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto il mio onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Una donna inferma toccò il mantello del Signore e subito si sentì guarita. Eleviamo al Dio uno e trino, Padre e Figlio e Spirito Santo, la nostra lode e la nostra preghiera. Assisti il tuo popolo, o Signore. Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra e il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace. Assisti il tuo popolo, o Signore. Venga il tuo regno fra tutte le nazioni e si compia il tuo disegno di salvezza anche per l'antico popolo dell'alleanza. Assisti il tuo popolo, o Signore. Fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia, per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito. Assisti il tuo popolo, o Signore. Ricompensa tutti coloro che ci hanno fatto del bene. Dona loro il 100 per uno e la vita eterna.
Assisti il tuo popolo, o Signore. Guarda con bontà quanti sono morti a causa dell'odio, della violenza e della guerra. Accogli tutti nel riposo eterno. Assisti il tuo popolo, o Signore. E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio, che con il tuo spirito di adozione ci hai reso figli della luce, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Sabato 30 agosto, appuntamento speciale per Telepace. Amici, benefattori, spettatori e collaboratori sono invitati nella sede storica di Cerna per incontrare il vescovo di Verona Domenico Pompili. Alle 16 la messa in diretta dal santuario Maria Stella dell'Evangelizzazione. Non mancare, ti aspettiamo. Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi, è lo slogan del meeting di Rimini. Questo lunedì 25 agosto trasmettiamo 2 conferenze, la prima alle 12 intitolata Sopravvivere alla bomba atomica, nell'80° anniversario dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, con l'associazione fondata dai sopravvissuti dei tragici episodi. E alle 15 la conferenza intitolata Costruire quando tutto viene distrutto, con la presenza di un cittadino del Kazakistan e del vescovo di Zaporizhzhia dei Latini. Vi aspettiamo. Cari fratelli e sorelle, oggi ci soffermiamo su uno dei gesti più sconvolgenti e luminosi del Vangelo, il momento in cui Gesù, durante l'ultima cena, porge il boccone a colui che sta per tradirlo. Non è solo un gesto di condivisione, è molto di più. È l'ultimo tentativo dell'amore di non arrendersi.
San Giovanni, con la sua profonda sensibilità spirituale, ci racconta così quell'istante. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora, li amò fino alla fine. Amare fino alla fine. Ecco la chiave per comprendere il cuore di Cristo. Un amore che non si arresta davanti al rifiuto, alla delusione, neppure all'ingratitudine. Gesù conosce l'ora, ma non la subisce, la sceglie. È Lui che riconosce il momento in cui il suo amore dovrà passare attraverso la ferita più dolorosa, quella del tradimento. E invece di ritrarsi, di accusare, di difendersi, continua ad amare, lava i piedi, intinge il pane e lo porge. È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. Con questo gesto semplice e umile, Gesù porta avanti e a fondo il suo amore. Non perché ignori ciò che accade, ma proprio perché vede con chiarezza. Ha compreso che la libertà dell'altro, anche quando si smarrisce nel male, può ancora essere raggiunta dalla luce di un gesto mite, perché sa che il vero perdono non aspetta il pentimento, ma si offre per primo, come dono gratuito, ancor prima di essere accolto. Giuda purtroppo non comprende. Dopo il boccone, dice il Vangelo, Satana entrò in lui. Questo passaggio ci colpisce, come se il male fino a quel momento nascosto si manifestasse dopo che l'amore ha mostrato il suo volto più disarmato. E proprio per questo, fratelli e sorelle, quel boccone è la nostra salvezza, perché ci dice che Dio fa di tutto, proprio tutto, per raggiungerci, anche nell'ora in cui noi lo respingiamo. È qui che il perdono si rivela in tutta la sua potenza e manifesta il volto concreto della speranza. Non è dimenticanza, non è debolezza, è la capacità di lasciare libero l'altro, pur amandolo fino alla fine. L'amore di Gesù non nega la verità del dolore, ma non permette che il male sia l'ultima parola. Questo è il mistero che Gesù compie per noi, al quale anche noi a volte siamo chiamati a partecipare. Quante relazioni si spezzano, quante storie si complicano, quante parole non dette restano sospese. Eppure il Vangelo ci mostra che c'è sempre un modo per continuare ad amare, anche quando tutto sembra irrimediabilmente compromesso. Perdonare non significa negare il male, ma impedirgli di generare altro male. Non è dire che non è successo nulla, ma fare tutto il possibile perché non sia il rancore a decidere il futuro. Quando Giuda esce dalla stanza era notte, ma subito dopo Gesù dice: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato. La notte è ancora lì, ma una luce ha già cominciato a brillare e brilla perché Cristo rimane fedele fino alla fine. E così il suo amore è più forte dell'odio. Cari fratelli e sorelle, anche noi viviamo notti dolorose e faticose, notti dell'anima, notti della delusione, notti in cui qualcuno ci ha ferito o tradito.
In quei momenti la tentazione è chiuderci, proteggerci, restituire il colpo. Ma il Signore ci mostra la speranza che esiste sempre un'altra via. Ci insegna che si può offrire un boccone anche a chi ci volta le spalle, che si può rispondere con il silenzio della fiducia e che si può andare avanti con dignità senza rinunciare all'amore. Chiediamo oggi la grazia di saper perdonare anche quando non ci sentiamo compresi, anche quando ci sentiamo abbandonati, perché è proprio in quelle ore che l'amore può giungere al suo vertice. Come ci insegna Gesù, amare significa lasciare l'altro libero, anche di tradire, senza mai smettere di credere che persino quella libertà ferita e smarrita possa essere strappata all'inganno delle tenebre e riconsegnata alla luce del bene. Quando la luce del perdono riesce a filtrare tra le crepe più profonde del cuore, capiamo che non è mai inutile, anche se l'altro non lo accoglie, anche se sembra vano, il perdono libera chi lo dona, scioglie il risentimento, restituisce pace, ci riconsegna a noi stessi. Gesù, con il gesto semplice del pane offerto, mostra che ogni tradimento può diventare occasione di salvezza, se scelto come spazio per un amore più grande. Non cede al male, ma lo vince con il bene, impedendogli di spegnere ciò che in noi è più vero, la capacità di amare. Al termine del giorno, preghiamo insieme e ringraziamo il Signore con la recita della compieta. Tutti i giorni, alle ore 23, su Telepace. È stato una cascata di grazia per la Chiesa e per il mondo intero. E lo è stato attraverso la partecipazione di ognuno di voi. Per questo voglio ringraziarvi ad uno con tutto il cuore. In particolare ricordo
e affido al Signore Maria e Pascale, le due giovani pellegrine, una spagnola e l'altra egiziana, che ci hanno lasciato in questi giorni. Ringrazio i vescovi, i sacerdoti, le religiose e i religiosi, gli educatori che vi hanno accompagnato e anche tutti coloro che hanno pregato per questo evento e hanno partecipato spiritualmente. Dopo questo giubileo, il pellegrinaggio di speranza dei giovani continua e ci porterà in Asia. Rinnovo l'invito che Papa Francesco ha rivolto a Lisbona 2 anni fa. I giovani di tutto il mondo si ritroveranno insieme al successore di Pietro per celebrare la giornata mondiale della gioventù a Seoul, in Corea. Partiamo dall'ultimo momento per raccontarvi il giubileo vissuto dai 1200 giovani della diocesi di Verona. Un'esperienza viva, entusiasmante, fatta di relazioni, di incontri, di silenzio, di fatica, di preghiera. Ma partiamo dall'inizio, dal giorno della partenza, quando i pullman dei pellegrini si sono dati appuntamento in diversi punti della diocesi per partire, chi alla volta direttamente di Roma, chi invece, i più giovani 17enni e 18enni, verso Rimini per iniziare l'esperienza in modo più calzante per la loro età ed arrivare in giorni seguenti a Roma. E fin da subito abbracci, sorrisi, trambusto certo, ma sicuramente gioia e curiosità per questa nuova avventura, simbolo della Chiesa Giovane di Verona che si mette in ascolto del successore di Pietro. Ma le prime impressioni sono state buonissime. Siamo arrivati ieri sera e già si respira un'aria insieme alle altre 150 persone che sono qui in questo momento del nostro gruppo, che è veramente favolosa. Cerco di non farmi troppe aspettative, nel senso che ho deciso di partire dopo l'esperienza in GMG 2 anni fa, però comunque cerco di non farmi troppe aspettative perché sarà un'avventura, sarà un'esperienza e anzi ci dicono cosa faremo giorno per giorno proprio per non svelarci troppo. Noi siamo arrivati ieri sera comunque neanche troppo tardi, alle 6:30. Subito abbiamo avuto un momento insieme, abbiamo fatto una messa che è stata tra l'altro bellissima e poi abbiamo avuto un momento di comunità perché abbiamo fatto cena tutti insieme. È stato bello perché nessun tavolo aveva persone della stessa parrocchia, e quindi è stata proprio un'occasione di conoscersi con gli altri. E poi ci siamo spostati appunto nel nostro dormitorio, dove comunque magari stiamo un po' stretti, ma siamo stati subito accolti e subito aiutati. E anche molto bello perché, essendo un posto dove c'è anche il Grest, abbiamo dovuto lasciare uno spazio dove passassero i bambini, ma è stato bello pensare che nonostante dovessimo stare più stretti, abbiamo creato un posto dove potevano passare anche altre persone. Poi i bambini stamattina ci hanno aiutato, ci hanno passato la colazione, è stato veramente stupendo. Casa Verona, per questo giubileo dei giovani, è stata allestita a Colle Fiorito di Guidonia, ad un'ora circa da Roma. I giovani veronesi sono stati ospitati presso la parrocchia di San Filippo Neri. Ho rivissuto quello che è stato il mio giubileo del 2000, vissuto con veramente tanta partecipazione. Io voglio solo dirti che siamo stati molto contenti di avervi ospiti e abbiamo tanto pregato per voi, perché ci avete insegnato l'entusiasmo, una fede bella, sincera, lineare, pulita, entusiasmo. È quello che manca ancora un po' a noi, sono delle comunità un po' fiacche, diciamo. Abbiamo bisogno di giovani che ci diano un po' di speranza. Abbiamo pregato, ti ripeto, e abbiamo pregato perché questa esperienza che voi avete fatto non si esaurisca qua in questa settimana, ma che tornando alle vostre comunità abbiate ad aprirvi, a contagiare, si dice così oggi, no? Contagiare le vostre comunità di quell'entusiasmo, di quella bellezza spirituale interiore che avete vissuto con tanti altri vostri coetanei del mondo. Auguri allora.
e contagiate e siate portatori di speranza, di gioia e di certezza della nostra fede. Le giornate durante il Giubileo sono state piene, intense. A dare la spinta ogni mattina il momento di preghiera e qualche riflessione, qualche catechesi, come quella iniziale nella chiesa della Beata Vergine di Loreto a Guidonia, fatta dal responsabile della pastorale adolescenti e giovani della diocesi di Verona, Don Matteo Malosto, che proprio all'inizio delle giornate giubilari ha voluto spiegare il significato sia del segno giubilare per eccellenza, ovvero il passaggio attraverso la Porta Santa, che del termine indulgenza. La caratteristica della Porta Santa è che è spalancata, è aperta. Durante il Giubileo è una porta che non si chiude né di giorno né di notte, per un anno intero. È una porta che resta completamente spalancata. C'è stato un momento nella vostra vita che sicuramente non vi ricordate, dove questo segno è già avvenuto, ed è stato nel giorno del vostro battesimo. Il battesimo, se ne avete visto qualcuno da più grandi, inizia non qui davanti alla chiesa, davanti all'altare, ma inizia sulla porta. Ci si trova con la famiglia e con il bambino alla porta della chiesa. Perché? Per una cosa molto molto bella. Per ricordarci, ed è questo il significato della Porta Santa, del termine Porta Santa, che quello è il cuore di Dio e che il cuore di Dio per noi è sempre spalancato. Cioè pensate come iniziamo la nostra vita. Iniziamo con qualcuno che ci dice: guarda, tu adesso potrai vivere 100 anni, stare sempre lontano da Dio, sappi che tutte le volte che tornerai a Lui troverai le porte sempre spalancate. È un amore diverso, ne parlavamo già ieri sera, ed è un amore di cui ne abbiamo un po' traccia nelle nostre relazioni. Cioè per capire Dio non è che serve fare grandi pensieri, basta guardare a quello che accade nella nostra vita e vedere alcuni segni che sono riflesso di com'è Lui. Faccio un esempio di queste porte sempre spalancate. Io quando ero adolescente ho avuto un momento un po' particolare dove mi sono lasciato prendere da una compagnia del mio paese che però non era come ero io, una compagnia sempre di quelle di frontiera, no? E io in quei mesi lì, sono stati i mesi estivi, ho fatto una cosa molto brutta, cioè la mia compagnia da un giorno all'altro gli ho detto, quelli della parrocchia: ragazzi, credo di non essere più dei vostri, perché dall'altra parte stavo meglio, erano più ganzi e tutto quanto. Il problema qual è stato? Il problema è stato che mi sono reso ben presto conto che per stare nell'altra compagnia ero costretto a fare cose che non volevo fare, e l'altro problema per cui mi sentivo potentemente in colpa è che io avevo tradito i miei amici che mi hanno sempre voluto bene. Cioè da un momento all'altro gli ho detto no, noi non siamo alla moda. E quando sono tornato indietro, non sono di per sé tornato indietro, ma quando sono rimasto solo, perché è meglio rimanere soli che in una compagnia che non è la tua, sono venuti loro a cercarmi e a dirmi: guarda, va bene, ricominciamo. Questo è un riflesso dell'amore di Dio. È quell'amore, non so se è mai capitato, che non devi essere perfetto, ma che anche se sei in un giorno dove neanche tu sei capace di guardarti allo specchio, va bene così. Ecco, non devi fingere, non devi mettere maschere. Questa è la porta di Dio potentemente spalancata. Cioè non si può chiudere. Se uno va lì e prova a chiudere la porta, non si chiude. E se un giorno, perché vi sentite in colpa o perché pensate di aver fatto cose sbagliate, no? Pensate che quella porta sia chiusa, non è vero, è una porta sempre spalancata. Questa è la Porta Santa, è il segno del cuore di Dio, che è sempre spalancato. E il momento dove si sperimenta quest'amore qual è? Quello della confessione, quello della riconciliazione. Non è che sia un momento come gli altri. Cioè non è che basta mettersi qua e dire nel mio cuore: Signore, adesso ti chiedo perdono dei miei peccati. Perché Gesù ha voluto che ci sia un prete davanti a voi? Per un motivo molto semplice. Il primo, perché il perdono è un regalo che non ti dai da solo. Ma soprattutto perché, io non so cosa sentite dentro di voi, ma il giorno in cui fate qualcosa di cui vi vergognate e per cui vi sentite particolarmente in colpa, qualcosa che non siete capaci di perdonarvi, secondo te basta mettersi lì e dire: Signore, ti chiedo perdono? Saprete di essere stati perdonati? No, c'è un momento preciso dove qualcuno vi dice: sei perdonato, e lì ne avete la certezza. Perché se aspettiamo di perdonarci da soli passa tantissimo tempo, ma l'amore di Dio non funziona così.
cioè non funziona sulla base di quello che sento. Se io credo che la mia relazione con il Signore sia solo quello che sento, se sto bene, se sto male, se lo sento, è una relazione molto superficiale. È una relazione ancora più profonda, che è sentire, ma che è anche la necessità di qualcuno che mi dice sei amato, anche se oggi non lo senti, sei amato da Dio. Anche se pensi di non meritarlo, sei amato da Dio. Questa è la confessione. Ed è il secondo passaggio dell'indulgenza, il passaggio della Porta Santa, il poter chiedere perdono, il vivere l'Eucaristia e la preghiera per il Papa. Poi vi spiegheranno meglio i don che vi accompagneranno. E si arriva a questa parola misteriosa che tutti ricolleghiamo a Bonifacio VIII, a Dante e via dicendo, l'indulgenza plenaria. Che cosa significa? A me è una cosa che affascina molto. E sono grato di potervi raccontare che cos'è, perché passando la Porta Santa, vivendo l'Eucaristia, la Messa, e ne vivrete parecchie in questi giorni, potendovi confessare se lo vorrete, venerdì al Circo Massimo ci sarà nella zona dei concerti una distesa di preti che confesseranno, ma ci siamo anche noi quotidianamente che se ci chiedete ci fermiamo volentieri. Ecco, facendo questi passaggi con il loro significato si arriva lì ad avere l'indulgenza. Che cos'è l'indulgenza? Bisogna partire per comprenderla da una cosa molto precisa. Il peccato, cioè la vita non piena vissuta, lascia delle conseguenze dentro di noi. Non è che sia una cosa che dico, vabbè, chiedo perdono e poi passa. Cioè quello che noi commettiamo e che non è secondo una vita piena, lascia delle conseguenze in noi e negli altri. Faccio un esempio. Se voi vivete per esempio la sessualità solamente usando la persona che avete davanti, e ci sono persone che lo fanno, cioè che anche quando fanno l'amore o quando vivono la sessualità non gliene frega niente dell'altro, lo stanno solo usando per il proprio piacere. Ecco, se voi la vostra vita la vivete costantemente così, questa cosa vi rende profondamente tristi. E anche se chiedete perdono, quella tristezza non se ne va via. E se voi siete dall'altra parte, sapete bene che cosa significa fare delle cose che non volete fare, anche dal punto di vista affettivo, pur di avere il bene dell'altro o il bene dell'altra, pur con la paura di perderla, Se io mi lascio usare costantemente, questa cosa lascia tracce dentro di me, lascia delle tracce profonde. La sessualità è la cosa più bella che Dio ha creato. E però è la cosa che allo stesso tempo più ci ferisce quando non la usiamo per il bene. Per cui se io ho lasciato ad un'altra persona fare tutto quello che voleva di me per paura di perdere quella persona, quella cosa lascia delle tracce profonde dentro di me. Non se ne va via in modo veloce, sono quelle che si chiamano le conseguenze del peccato. Se sono cresciuto con i miei genitori che costantemente litigavano in casa, che costantemente se ne dicevano di santa ragione, quella cosa lascia delle conseguenze dentro di me. Se un giorno una persona mi ha detto, faccio un esempio di una ragazza vista un po' di tempo fa, che è rimasta profondamente traumatizzata del fatto che i genitori gli hanno detto una cosa non fuori dal mondo. Gli hanno detto, guarda, ma sai che tu, quarta figlia, non eri voluta, cioè sei tanto amata, ma sei arrivata che io e il papà non è che proprio stessimo cercando un bimbo, ma sei stata il regalo più grande della nostra vita. Quella ragazza si è fermata all'inizio della frase, quando ha sentito dire tu non eri voluta. E quella frase lascia dentro di noi delle conseguenze. Se tu hai subito del bullismo, se ti hanno preso in giro perché eri grasso, perché eri grassa, perché avevi qualcosa che per i parametri della persona che hai incontrato non andavano bene, quella cosa può anche essere accaduta 10 anni fa, ma ti lascia delle conseguenze. E può essere che oggi tu stia vivendo in risposta a quelle conseguenze, che tanta ansia, tanta insicurezza si leghino a quello. E se tu sei stato dall'altra parte e hai preso di mira costantemente le persone solo perché non erano come avevi in mente tu, quella cosa ti lascia delle conseguenze. Tu vivi nel mondo in modo profondamente egoista e quindi profondamente triste. E la tua infelicità è una conseguenza di tante scelte che hai fatto. Questi sono alcuni degli esempi che mi sono venuti in mente. Potrei farne centinaia. Però quando noi non viviamo una vita piena, questo lascia delle conseguenze dentro di noi. Il male che facciamo e che riceviamo ci lascia delle conseguenze. L'indulgenza plenaria che cos'è?
è il fatto che Dio ci dà una grazia particolare, un amore particolare che va a guarire quelle conseguenze, che va a guarirci dentro, che inizia un cammino di guarigione, che magari è fatto di certe persone che ti accompagnano, perché la guarigione può essere anche nel passaggio di quella porta che tu finalmente scegli di chiedere aiuto. Va a guarirci dentro in profondità. Questa è l'indulgenza, è ricordarci che l'amore di Dio non solo ci perdona, ma ci guarisce, che guarisce le conseguenze del male che abbiamo fatto e ricevuto. Il Giubileo dei Giovani è ufficialmente iniziato con la Santa Messa in San Pietro, presieduta da Monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione e che ha guidato tutta la macchina organizzativa del Giubileo. Proprio in apertura di celebrazione ha dato il benvenuto a nome del Papa ai 120.000 giovani convenuti in piazza San Pietro. Vi abbiamo atteso da tanto tempo e ora siete qui. Grazie per aver accolto l'invito del Papa di partecipare a questo giubileo dedicato a voi e alla speranza che ognuno porta dentro di sé. Siete venuti da tutto il mondo. Ci sono amici che provengono anche da molte zone di guerra, dall'Ucraina, dalla Palestina. Giunga a tutti l'abbraccio di fraternità che ci rende uniti e un corpo solo. Non fate mancare loro i segni della vostra amicizia. Entusiasmo ma anche partecipazione alla celebrazione eucaristica e poi alla fine della messa la sorpresa, l'arrivo di Papa Leone. A bordo dell'auto bianca è passato tra i suoi giovani arrivati da tutto il mondo. Applausi, grida e bandiere al vento mentre il Santo Padre, visibilmente partecipe della gioia dei giovani, ha solcato la folla fino in fondo a Via della Conciliazione dove erano anche i pellegrini veronesi. E poi le sue parole, il richiamo alla pace. Speriamo che tutti voi siate sempre segni di speranza nel mondo. Oggi stiamo cominciando. Nei prossimi giorni avrete l'opportunità di essere una forza che può dare la grazia di Dio, messaggio di speranza, una luce alla città di Roma, all'Italia e a tutto il mondo. Camminiamo insieme con la nostra fede in Gesù Cristo. E il nostro grido deve essere anche per la pace nel mondo. Diciamo tutti: vogliamo la pace nel mondo. Vogliamo la pace nel mondo. Allora, è stato sicuramente emozionante vedere tutti noi giovani insieme. È stato tosto all'inizio perché ovviamente eravamo un po' tutti ammassati, un po' tutti uniti, però era bello, avevamo vicino persone portoghesi, americane, francesi, quindi anche sentire che nonostante la lingua fossimo tutti vicini, uniti in questo, era davvero qualcosa di speciale. Il fatto di essere con quasi 1 milione di giovani da tutto il mondo è veramente un'emozione forte. È molto bello e soprattutto incontrare il Papa è molto importante per me, quindi sono molto contenta di essere qua.
l'impressione che ho avuto è quella sicuramente di una persona carismatica e quasi come se fosse a suo agio in mezzo a noi, a parlare con noi come se l'avesse fatto tutti i giorni. È stato molto bello perché ci ha fatto sentire chiesa fin da subito, come appunto se fossimo lì da una vita e se non aspettasse altro che incontrarci. Tra gli appuntamenti giubilari da non perdere c'erano poi l'iniziativa 12 parole per dire speranza, un percorso di ascolto e confronto articolato in incontri tematici distribuiti in 12 chiese della città di Roma. Una delle catechesi previste sul tema il coraggio di una nuova economia è stata tenuta dal vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili, con la testimonianza di Thomas Chiaramonte, segretario generale di Conadoa, il coordinamento nazionale associazioni diocesane opere assistenziali. Il coraggio non è qualcosa che uno si dà, perché come già diceva Don Abbondio, uno il coraggio non se lo può dare. Il coraggio invece nasce dalla capacità di esporsi alla vita e dunque dalla relazione con gli altri, ed è un mix, diciamo così, tale che è una via di mezzo tra la paura e la temerarietà, perché non può essere semplicemente il coraggio in prudenza. E nel caso poi dell'economia direi che il coraggio è la capacità di pensare in modo diverso rispetto a quelli che sembrano essere i dogmi oggi dell'economia e puntare non semplicemente alla crescita in termini assoluti della ricchezza, ma in modo particolare alla sua distribuzione. Non basta costruire grattacieli se non si è fatto attenzione a costruire anche degli ascensori. Questa avventura che si chiama vita dobbiamo sentirci veramente corresponsabili gli uni con gli altri e, come diceva Guardini, la speranza ha due figli, lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per vedere le cose che non vanno e il coraggio di cambiarle. E essere qui dopo 25 anni è un po' un cerchio che si chiude, un cerchio che mi fa capire quanto sia stato importante essere qui 25 anni fa, quanto sia stato importante esserci in quella notte di veglia con Papa Giovanni Paolo II e con quella persona che ci ha dato un'energia talmente forte pur nella sua vulnerabilità e ha squarciato quella coltre di dolore in cui ero. Da lì è ripartito un nuovo me, un me carico, che aveva voglia di relazioni, che aveva voglia di futuro, che aveva voglia di sfide e che con coraggio, tutto sommato, è riuscito ad essere qui oggi. Sono direttore di strutture sociosanitarie, segretario generale dell'Associazione Diocesana Opere Assistenziali e con tanti amici e tante amiche stiamo proprio cercando di cambiare quel mondo, di cambiarlo in meglio e, come dicevo prima, di cambiarlo con gli occhi della speranza, non dimenticandoci mai degli occhi che abbiamo visto quel giorno a Tor Vergata nel 2000 e auguro davvero ai ragazzi che sono stati qui oggi e che saranno sabato a Tor Vergata di nuovo di trovare quello che ho trovato io, perché ti illumina la vita, ti dà speranza, ti dà coraggio. È stato emozionante condividere questo percorso con mia moglie Lucia e mi porta a casa tutte le persone che abbiamo conosciuto durante il percorso, che abbiamo appunto imparato a conoscere meglio nei giorni di cammino. Un altro momento che ha segnato il cammino dei giovani a Roma si è tenuto verso la fine della settimana al Circo Massimo, luogo carico di storia per la giornata della riconciliazione. Migliaia i ragazzi in fila per vivere il sacramento della confessione, 200 le tende allestite. I dati ufficiali parlano di 28.000 confessioni, 1.000 i sacerdoti coinvolti. Un gesto silenzioso e potente che parla di fragilità, di perdono, di rinascita. Non si è trattato di un evento, ma c'è chi ha parlato di una rivoluzione silenziosa, perché il sacramento della confessione è incontro con Dio e con se stessi. È la prova della speranza di poter sempre ricominciare, perché amati da quel Creatore che non smette mai di scommettere su di noi.
Per i pellegrini veronesi la messa con il vescovo Domenico nel santuario di Nostra Signora di Fatima di San Vittorino è stato un momento imperdibile. Tutti i 1200 pellegrini delle varie esperienze, da quelli giunti in canoa a quelli arrivati a piedi a quelli arrivati solo per il weekend conclusivo, il pastore della diocesi di Verona ha riservato l'augurio di essere luce e di guardare alto. Questo anno giubilare intona un'altra musica, intona la musica della vita. La Sapienza, quella più antica, ha sempre considerato Dio come il padre e la terra come la madre, ma noi siamo diventati, noi postmoderni, improvvisamente sordi e ciechi alla bellezza della vita e qualche volta sembriamo addirittura disorientati. Ecco perché è così importante vivere fino in fondo il Giubileo e fare in modo che questo appuntamento che vive in queste ore il suo culmine diventi anche una scelta, un modo di stare al mondo distante 1000 miglia sia dalla superficialità di Erode per quello che riguarda noi maschi, sia dalla vuotezza di Erodiade per quello che riguarda le ragazze. E perciò l'invito che vorrei formulare in maniera, per così dire, augurale è che voi sappiate invece, nonostante quest'aria che serpeggia dentro di voi e intorno a voi, alzare lo sguardo. Sì, alzate lo sguardo. Non abbassatelo mai davanti a nessuno lo sguardo e tenetelo alto, perché è da lì che può essere possibile incrociare l'altro sguardo, che è quello di Dio. Lucio Corsi, e concludo, che voi ben conoscete, in una sua canzone, Volevo essere... Porca miseria... Volevo essere un duro che non gli importa, ecco, volevo essere un duro che non gli importa del futuro, però non sono nessuno, ben vi descrive. E tuttavia voi non siete nessuno e non siete neanche oscuri, voi siete luminosi, anzi, voi siete luce, come dice il Maestro, e questa luce continuate a cercarla senza mettervi gli occhiali, perché è questa ricerca della luce ciò che darà alla vostra vita un altro sapore. Canti, musica, gioia, testimonianze e infine Tor Vergata, che fin dal mattino di sabato 2 agosto ha iniziato ad animarsi con l'arrivo dei giovani pronti a vivere la veglia di preghiera con Papa Leone XIV e poi la messa conclusiva di domenica. Noi siamo il bus 11, siamo uno dei bus che ha fatto il pacchetto del weekend, di conseguenza siamo partiti venerdì mattina, abbiamo fatto il passaggio della Porta Santa venerdì pomeriggio e stamattina abbiamo partecipato alla messa con tutti i veronesi presieduta dal vescovo Domenico e adesso siamo qua pronti per la veglia col Papa Leone. Essere capobus è un'esperienza bella perché insomma fai servizio nel mentre che ti godi un'esperienza. Il servizio consiste nel assicurarsi che tutti siano a loro agio, tutti siano più o meno coinvolti, che tutti abbiano ciò di cui necessitano, tra una pausa in bagno in più, pausa recupero acqua oppure pausa qualsiasi. E niente, fine. Siamo qua in attesa dell'inizio e basta. Sinceramente stasera non saprei cosa aspettarmi perché è la prima volta che faccio questa esperienza, ma comunque confido che ci sia comunque attività molto interessante, comunque che faccia riflettere molto, ecco. E spero che anche questo, il fatto di essere tutti insieme, renda l'esperienza molto profonda e interessante, ecco. Mi aspetto quello che sto vedendo, quindi tanta festa, tanta fraternità,
sono in un periodo in cui accolgo quello che arriva e poi si vedrà, quindi prendo tutto, prendo la gioia che si sta sentendo, sicuramente la speranza, il pellegrinaggio e si vedrà poi. Per chi c'era, vedere o tornare alla spianata di Tor Vergata evoca il ricordo indelebile di 25 anni prima, quando io c'ero in quel 2000 insieme a San Giovanni Paolo II, e i rimandi a quel ricordo anche in questo Giubileo targato 2025 sono stati molti, sia per le immagini come pure per le parole del Papa. Carissimi giovani, a scegliere si impara attraverso le prove della vita e prima di tutto ricordando che noi siamo stati scelti. Tale memoria va esplorata ed educata. Abbiamo ricevuto la vita gratis, senza sceglierla. All'origine di noi stessi non c'è stata una nostra decisione, ma un amore che ci ha voluti. Nel corso dell'esistenza si dimostra davvero amico chi ci aiuta a riconoscere e rinnovare questa grazia nelle scelte che siamo chiamati a prendere. Cari giovani, avete detto bene, scegliere significa anche rinunciare ad altro e questo a volte ci blocca. Per essere liberi occorre partire dal fondamento stabile, dalla roccia che sostiene i nostri passi. Questa roccia è un amore che ci precede, ci sorprende e ci supera infinitamente. È l'amore di Dio. A riguardo, 25 anni fa, proprio qui dove ci troviamo, San Giovanni Paolo II disse: è Gesù che cercate quando sognate la felicità. È Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate. È Lui la bellezza che tanto vi attrae. È Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso. È Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita. È Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. Mi piace essere qui con tutte queste belle persone. Già al tempo della GMG non mi aspettavo di vedere tutti questi giovani riempiti da una fede unica come quella nostra e che sono riuniti in un punto solo tutti insieme. Per me è sempre stata una cosa emozionante e mi sembra di tornare indietro a 2 anni fa. Io sono arrivato grazie alla diocesi di Verona, perché da quanto si può capire dal mio accento non sono un autoctono. Vivo in Trentino, però ho avuto la fortuna e forse la coincidenza di conoscere questa meravigliosa realtà diocesana che mi ha permesso di vivere diverse esperienze spirituali di gruppo con tanti ragazzi di questa bella terra. Il Giubileo perché c'è stata questa possibilità all'interno del sito della CPAG di poter anche inserirmi, anche se ero fuori, diciamo, della diocesi, però ringrazio l'accoglienza di questa diocesi che mi ha permesso di essere qui con questi ragazzi e viverlo soprattutto con uno dei gruppi migliori, cioè il bus 11 della diocesi organizzato apposito per il weekend qui il venerdì, sabato e domenica a Tor Vergata. Io sì, ho fatto già diverse esperienze come GMG di Madrid, il pellegrinaggio della Via Francigena e devo dire che ci tenevo molto a partecipare al Giubileo, qua soprattutto a Tor Vergata, 25 anni dopo Roma 2000, che è nell'immaginario di tutti un'esperienza incredibile e devo dire che per fortuna sono riuscito a partecipare anche solo nel weekend per via dell'età, ma
Sicuramente mi aspetto un momento di unità, di speranza e di preghiera tutti assieme, perché ce n'è bisogno, e qua con tutti veramente c'è un'unione, c'è una fratellanza, anche con persone che ci siamo conosciuti in 2 giorni. Comunque è veramente bellissimo stare tutti assieme, è un gruppo fantastico, e veramente spero che questo momento sia un passo per migliorarci, per crescere nella fede e nell'amicizia con tutti. Oltre 1 milione i giovani arrivati a Tor Vergata da 146 paesi in larga parte del mondo spagnolo e latinoamericano, ma anche da Europa e Stati Uniti e in parte dall'Asia. I giornali hanno parlato per giorni e giorni di tutti i numeri che hanno caratterizzato questo momento conclusivo del Giubileo dei Giovani. Ci sono stati ragazzi che arrivavano da terre teatro di conflitto come il Libano, l'Iraq, il Myanmar, l'Ucraina, la Siria e il Sud Sudan. Erano davvero tanti, colorati, rumorosi, felici. Sono i giovani che i media hanno definito la generazione di leone. Ragazzi, ragazze, religiosi e religiose più o meno impegnati, ma certamente nativi digitali in un'epoca di guerre e stragi infinite, di social e criptovalute, di sfide ma anche di tanta insicurezza. A loro, durante la messa conclusiva, il pontefice nell'omelia ha parlato di fragilità che, ha detto, è parte della meraviglia che siamo, e poi ha parlato della necessità di aspirare a qualche cosa di grande. Non per una vita dove tutto è scontato e fermo, ma per un'esistenza che si rigenera costantemente nel dono, nell'amore. E così aspiriamo continuamente a un di più che nessuna realtà creata ci può dare. Sentiamo una sete grande e bruciante a tal punto che nessuna bevanda di questo mondo la può estinguere. Di fronte ad essa non inganniamo il nostro cuore, cercando di spegnerla con surrogati inefficaci. Ascoltiamola piuttosto, facciamone uno sgabello su cui salire per affacciarci, come bambini, in punta di piedi, alla finestra dell'incontro con Dio. Ci troveremo di fronte a Lui, che ci aspetta, anziché bussa gentilmente al vetro della nostra anima. Ed è bello, anche a 20 anni, spalancargli il cuore, permettergli di entrare, per poi avventurarci con Lui verso spazi eterni dell'infinito. Carissimi giovani, la nostra speranza è Gesù. È Lui, come diceva San Giovanni Paolo II, che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande, per migliorare voi stessi e la società, rendendola più umana e più fraterna. Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno. Allora vedrete crescere ogni giorno, in voi e attorno a voi, la luce del Vangelo. Questa settimana per me ha significato tanta condivisione, una creazione di rapporti rari e veri e sinceri, perché condividere la fatica, l'aspettarsi, il camminare insieme non è scontato tutti i giorni, e condividere questo è stato proprio andare oltre quelli che sono i propri limiti personali, e una condivisione che non tutti i giorni ci si trova a condividere con altri giovani. Arrivare a Roma poi trovando tanti giovani da tutto il mondo è stata un'emozione immensa, perché eravamo qui per un unico scopo tutti insieme. Vedere comunque tanti giovani alla ricerca di una luce è stata un'emozione grandissima per me. Per me accompagnare questi giovani a Roma, ho voluto dire mettermi al loro fianco e prendere un altro passo diverso dal mio, il passo dei giovani, delle loro vite, delle loro storie,
e farsi compagni, accogliendo soprattutto, e questo accogliere e camminare insieme è diventato un'occasione veramente per rinascere e tornare a credere con una freschezza nuova anche per me che sono un prete da qualche anno, insomma. È stato molto emozionante, è stato un po' rivivere sì per certi aspetti la GMG che ho vissuto a Cracovia, però in realtà nel cuore, nella mente avevo tanti anche ricordi di San Giovanni Paolo II, ho sentito tante volte parlare di Tor Vergata, della GMG del 2000 ed essere qui presenti quest'anno, questo giorno è stato molto molto forte per me, molto emozionante, un miscuglio di emozioni, insomma di sensazioni belle e profonde. Mi ha colpito molto il rispetto con cui tutti i giovani sono riusciti ad ascoltare il Papa nel silenzio, nella preghiera. È stato un momento di grazia incredibile, cioè tante volte noi abbiamo fatto GMG fuori, pellegrinaggi fuori, siamo sempre stati accolti e quindi anche questa esperienza appunto di accogliere i pellegrini è stata una cosa molto bella, molto forte. Dice la lettera agli ebrei: accogliete sempre, perché alcuni accogliendo hanno accolto degli angeli e veramente tanti angeli sono passati in questi giorni. Non sembra, ma ci sono tantissimi giovani che ancora credono e che si tengono per mano per creare quella pace, quel ponte di pace che spesso chiediamo ma che si fa fatica a vedere. Però è stupendo vedere come milioni di giovani invece sono lì a pregare e a vegliare l'uno sull'altro. Amicizia. Sia la parola sicuramente di questa esperienza, sia per quello che ha detto Papa Leone, appunto che l'amicizia, creare amicizia porta alla pace, ma soprattutto per questi legami che si creano anche in poco tempo, nonostante siamo stati insieme solo 3 giorni, sempre conoscere nuove persone in queste esperienze, dopo Cracovia, dopo Lisbona, la forza con cui questi legami si creano, la velocità che è unica in queste esperienze. Pellegrini di speranza, ecco chi sono i giovani veronesi che non hanno voluto mancare al Giubileo del 2025. Ragazzi e ragazze che si vogliono impegnare, che sono capaci di mettersi al servizio dell'altro, che hanno il coraggio di creare relazioni importanti e che sanno ascoltare e pregare. Sono loro il futuro della Chiesa di Verona e noi ne siamo orgogliosi. Sabato 30 agosto, appuntamento speciale per Telepace. Amici, benefattori, spettatori e collaboratori sono invitati nella sede storica di Cerna per incontrare il vescovo di Verona Domenico Pompili. Alle 16 la messa in diretta dal santuario Maria Stella dell'Evangelizzazione. Non mancare, ti aspettiamo. Eccoci ad un nuovo appuntamento con le raccolte della Biblioteca Civica di Verona. Questa volta andremo a curiosare fra le antiche carte geografiche. Una sezione curiosa tra le raccolte della biblioteca. Insieme all'importante raccolta di carte ora conservate nella sezione dislocata temporaneamente presso gli scavi scaligeri e che fanno la gioia dei collezionisti della cartografia locale, le carte del Magini del 1620, l'Ortelio del 1579 o il Bernardino Brugnolo, prima carta del territorio veronese stampata a Venezia, o il Nacchio, la prima stampata a Verona nel 1625. Le raccolte della biblioteca posseggono alcune vere particolarità, rarissime testimonianze
di un'epoca in cui le carte venivano ancora completate a mano. Andiamo a ritroso nel tempo. Questa bellissima pianta del Mar Mediterraneo, un portolano, fu redata da Giacomo Oliva, un cartografo di Maiorca, nel 1552. Il dettaglio che possiamo vedere di descrizione di tutte le coste aveva proprio lo scopo di aiutare i naviganti nelle loro rotte all'interno del Mar Mediterraneo per i commerci e per gli spostamenti comunque via mare. E qui possiamo vedere una riconoscibilissima Italia con una bellissima Sicilia e poi tutte le coste del Mar Adriatico, particolarmente care naturalmente ai traffici della Repubblica di Venezia, con tutti i dettagli delle isole del Peloponneso e di tutta la costa che poi risaliva fino a Venezia, appunto. Venezia che è indicata come Venessia in questa lingua particolare e per noi un po' inusuale che veniva utilizzata al tempo. Di qualche anno più tardo, ma non molto differente come impianto e come caratteristiche, è questa carta di un cartografo napoletano, Annibale Impuccio. Qui le specificazioni relative alle città sono molto più particolareggiate e ci sono una serie di disegni descrittivi di quello che è l'ambiente circostante. Le palme, la caratterizzazione del Golgota nella zona dove c'è la città di Gerusalemme e una serie di rappresentazioni delle città stesse. Carte di servizio utili alla navigazione e allo stabilimento delle rotte di navigazione. Ma c'erano delle altre tipologie di carte che servivano invece ad una conoscenza più generale di quello che era il mondo allora conosciuto. E da questo punto di vista un documento straordinario è rappresentato da questo mappamondo di Giovanni Leardo, datato, attenzione, 1442, cioè 50 anni prima della scoperta dell'America. Questo è il mondo che i nostri progenitori conoscevano prima che Colombo scoprisse il nuovo continente. Giovanni Leardo, il cartografo che realizzò questo mappamondo, come lo chiama lui stesso, intitolandolo, descrive con grande minuzia quelle che erano le caratteristiche dell'allora mondo conosciuto, con delle indicazioni che a noi possono far sorridere se si vuole, perché l'indicazione della parte nord del mondo conosciuto diventa deserto desabitato per freddo, cioè zona desertica non abitata e completamente fredda, mentre la parte sud, cioè l'attuale continente africano, è deserto desabitato per caldo e per serpenti. Nella zona dell'Arabia e dell'Etiopia c'è la zona abitata dal prete Gianni, dal Prestoiani, personaggio mitico del Medioevo, ma nelle zone della Cina e dell'estremo oriente c'è addirittura il paradiso terrestre indicato. Un tempo questa era una malga vissuta, Luciano Sartori, oggi inventato Casaro per amore, no? Per far rivivere questa malga. L'avete fatta rivivere perché tanti arrivano qua su, soprattutto i ragazzini, mi diceva prima. Sì, intanto ha questa funzione didattica per far vedere alle comitive, soprattutto le scolaresche, come si faceva una volta a fare il formaggio. L'intenzione sarebbe di far sorgere attorno alla malga e al mulino anche una piccola attività economica del paese di Molina. Interessante. Lei, Luciano, ha già preparato qui la caldera, si dice? Sì, la caldera, noi abbiamo già preparato la cagliata per far vedere quando arrivano i bambini fuori come si fa a rompere la cagliata e a fare il formaggio. Il latte, il Monte Veronese, questo è il formaggio che si fa nella nostra zona, si chiama Monte Veronese. Certo. Il termine monte ora sta a indicare la zona di produzione, però il termine monte deriva dal dialetto mungitura, che si diceva monta, ed essendo un formaggio a 2 o più mungiture veniva chiamato formaio a Piemonte. Questa è l'origine del nome. Lavoro faticoso?
No, non è un lavoro faticoso. Un tempo ci si alzava presto, ecco, no? È un lavoro di cui bisogna alzarsi presto, ma un lavoro non era, secondo la tradizione, né faticoso né difficile, in quanto c'era il proverbio che diceva che col latte e col caio ogni musso fa formaio, per cui insomma non era difficile, era farlo bene per poi stagionarlo che non prendesse difetti. Ecco. Quali le fasi principali? Le fasi principali, il latte veniva portato a tutte le famiglie, questa malga era una specie di cooperativa, come funzionava come un consorzio nel quale a turno chi aveva portato più latte casificava il latte di tutti, si faceva il formaggio. Il latte veniva portato e messo nella stanza di là, che era la stanza del latte, messo nei mastelloni a riposare, quello della sera. Per affioramento saliva in superficie la panna, con quella la mattina veniva scremata, messa nella zangola e con quella si faceva il burro. Con il latte povero della sera scremato e il latte intero della mattina veniva messo in queste caldere, portato sul fuoco a una temperatura di 34-35 gradi. A questa temperatura veniva tolto dal fuoco e si aggiungeva il caglio, che è un enzima tratto dall'intestino degli animali lattanti, il quarto intestino dei lattanti. Veniva tolto dal fuoco, fermato e aggiunto il caglio e aspettare che si formasse la cagliata. Una volta che la cagliata aveva la consistenza giusta veniva rotta in pezzi più o meno grossi in base al formaggio che si voleva ottenere, pezzi più grossi per un formaggio fresco, pezzi più piccoli, diciamo come un chicco di riso per un formaggio che si vuole. Vediamo un attimo intanto che cosa avete fatto in questi giorni. L'avete fatto il formaggio? Questi sono formaggi e questo è uno che è stato fatto ieri, ecco, questo è un fresco. Monte Veronese. Questo è il Monte Veronese. Questo se commercializzato, diamo qualche notizia, se commercializzato deve essere tenuto ad invecchiare, diciamo così, a maturare per grosso modo quanti mesi? Dipende sempre dal formaggio. Per un formaggio che si vuole a grasso monte, diciamo così, la latte intero, circa un mese. Per un formaggio che si vuole stagionare il mezzano, 6 mesi. Per lo stravecchio circa un anno. Fate anche la ricotta qui? Sì, la ricotta va fatta col siero che rimane dopo dentro la caldera dopo aver fatto il formaggio. Tolto il formaggio, con il siero si fa la ricotta. Ai bambini gli fate assaggiare questo formaggio e la ricotta? Sì. La ricotta generalmente no, perché viene su che è molto calda, intorno ai 90 gradi, allora per cui poi bisogna aspettare. Mentre il formaggio lo si fa assaggiare. Però il recupero dei gusti passa attraverso anche posti come questo. La prima testimonianza che ci parla di colui che effettivamente commissionò la costruzione di quest'opera la troviamo proprio all'ingresso di questo cunicolo che ci porterà nell'atrio, dal quale poi ci sarà la possibilità per noi di vedere quelle due celle, quelle due strutture dove si conservano delle testimonianze preziosissime. Qui sopra si parla di Publio Pomponio Corneliano, il quale con la moglie Giulia Magia e i figli Giuliano e Magiano fecero erigere dal suolo questa struttura.
Siamo nella prima metà del III secolo d.C. e ci sono delle fonti che ci attestano come questo personaggio fosse importante. Era stato inviato proprio da Roma, qui nella nostra zona, dove abbiamo già detto la famiglia aveva numerose proprietà sin da tempo più addietro. È giunto adesso il momento di entrare e vedere quali sorprese ci riserverà questa struttura. Entrando all'interno di questo cunicolo si rimane affascinati da quelle che sono le tracce dell'intonaco originario, sul quale addirittura sono presenti graffiti alcuni cerchi che richiamano anche i motivi decorativi ripresi poi nella pavimentazione. Però la cosa estremamente interessante è questo graffito che raffigura quello che è un motivo cristologico ed è probabilmente il più antico di tutti, che è difficile così a vedersi di primo impatto, ma che comunque viene raffigurato per bene all'interno di un testo che è stato curato da Luigi Antolini e che descrive benissimo quello che è l'ipogeo di Santa Maria in Stele. Proseguendo lungo questo cunicolo ogni tanto si possono vedere dei piccoli incavi con dei segni abbastanza scuri. Sono le tracce che sono state lasciate nel corso dei secoli da dei sistemi di illuminazione che potevano essere lucerne o comunque altre cose simili. Arriviamo adesso all'interno di quello che è l'atrio, cioè la struttura primaria che venne costruita proprio nel III secolo d.C. Qui sotto queste grate si conservano ancora parte di quelle strutture proprio di età romana che servirono per l'incanalamento di queste acque della sorgente. Quindi cercheremo anche di capire come il sistema di rifornimento d'acqua veniva utilizzato e di certo Publio Pomponio Corneliano si diede da fare affinché questo luogo che serviva ad incanalare le acque della sorgente venisse anche utilizzato come luogo di culto dedicato alle ninfe, del quale era molto devoto. Siamo a Vreonio e andiamo a visitare la chiesa di San Giovanni e Marziale, una chiesa quattrocentesca che conserva e che mostra degli stili gotici, quindi siamo passati un po' dal romanico al gotico, siamo in effetti un po' più tardi rispetto alla chiesa di San Giovanni come struttura originaria, anche se poi sono state modificate chiaramente nel tempo, però qui siamo appunto tra la fine del 1400 con le pitture che poi invece risalgono al XVI secolo, quindi al 1500. Siamo all'interno della chiesa di San Giovanni e Marziale, una chiesa quattrocentesca con interessantissima la parte del presbiterio, con una serie di affreschi che risalgono al XVI secolo e abbiamo soprattutto in particolare affreschi del Morone e decorazioni del Brusadorzi. È una modifica chiaramente che la chiesa ha ricevuto appunto nel Cinquecento su un impianto precedente quattrocentesco, quando era probabilmente una delle prime chiese parrocchiali della Lessinia occidentale. Sull'altare maggiore abbiamo una specie di pagliotto ligneo molto interessante che rappresenta con 3 statue, appunto San Giovanni sulla sinistra, San Marziale al centro e Sant'Antonio a destra. La fascia inferiore di pitture, che sono dei primi del 1500, in particolare 1512-1513, sono attribuite al Morone e abbiamo diversi santi invocati soprattutto contro le pestilenze. Partendo da sinistra, un San Rocco, un San Cristoforo e un San Sebastiano.
500 a Ferrara, Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso è la seconda tappa di un grande progetto che vorrà esplorare tutto il 500 ferrarese, cioè da quando Ferrara diventa ducato nel 1471 fino alla devoluzione, quando Ferrara smette di essere uno stato autonomo nel 1598. Questa appunto è la seconda tappa, segue la mostra dedicata ad Ercole De Roberti e Lorenzo Costa. Quindi adesso ci addentriamo nel lungo percorso espositivo che consta di 14 sale, comprende quasi 120 opere, qualcosa di meno, e provenienti da tutto il mondo, un grande sforzo organizzativo. Ci accompagna a conoscere i pittori ferraresi dei primi decenni del 1500 Michele Daniele, curatore dell'esposizione insieme a Vittorio Sgarbi e con la direzione di Pietro Natale. Qui alle mie spalle c'è un'opera magnifica che abbiamo lungamente inseguito, che è del giovane Garofalo, è una grande annunciazione di cui non si conosce la provenienza originale, era a Mantova nell'Ottocento e adesso è alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia. E accanto a lui invece una magnifica pala di uno dei tanti coprotagonisti, perché la mostra è naturalmente organizzata intorno a 4 nuclei fondamentali, cioè i 4 artisti che poi sono nel sottotitolo, Mazzolino, Ortolano, Garofalo e Dosso, però loro sono solo i 4 artisti principali. In realtà questo 500 ferrarese è estremamente ricco e quindi nel corso del percorso espositivo, lungo il percorso espositivo, troveremo tanti altri protagonisti, magari illustrati con meno completezza. Uno di questi è per esempio Lazzaro Grimaldi, un artista molto misterioso di cui c'è una sola opera firmata, una sola opera sicura che per lungo tempo è stata considerata dispersa, è stata pubblicata all'inizio del Novecento e che oggi per la prima volta il pubblico potrà vedere. Io lo conosco da sempre, in riproduzione, e adesso vista dal vivo è davvero tutto un altro quadro, e veramente è saltato fuori un dipinto che non ci aspettavamo. Cosa c'è in queste prime sale? Ci sono le radici comuni di questi 4 artisti, che ognuno poi, come vedremo, prenderà un percorso molto diverso, saranno tutti molto riconoscibili, ma cominciano tutti grazie a delle radici comuni, che sono quelle di Boccaccio Boccaccino, per esempio, che è un artista cremonese ferrarese, diciamo, che sarà molto importante per la loro crescita, per il rinnovamento della pittura a Ferrara nel Cinquecento, e qui è illustrato con 2 opere bellissime, una proveniente da Capodimonte, bellissimo, uno dei suoi capolavori. E quindi vediamo questi tre artisti, Mazzolino, Ortolano e Garofalo, nei loro esordi. Sono opere di piccolo formato, di medio formato oppure anche di grande formato, come è questo il caso, e vedremo che ognuno ha il suo modo di interpretare questo momento di passaggio. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che il 400 è finito in maniera traumatica con la morte di Ercole De Roberti, che era il protagonista della mostra dell'anno scorso, e quindi c'è un problema di ricambio che non è solo generazionale ma è culturale, perché nel resto delle corti padane stanno succedendo altre cose. A Milano c'è Leonardo, a Bologna arrivano opere del Perugino, c'è Francesco Francia, a Venezia non ne parliamo neanche, c'è tutta la parabola di Giovanni Bellini, e quindi Ferrara teme di rimanere un po' indietro. Attenzione che Ferrara oggi per noi è una piccola città, è un piccolo stato, ma alla fine del 400 era uno stato che aveva un grande prestigio culturale e artistico, e quindi c'è grande necessità di rinnovamento, di aggiornamento. È per questo che viene chiamato Boccaccino. Boccaccino era a Milano, era in galera a dire il vero, per cui viene di buon grado a Ferrara e porta un'arte del tutto nuova, e loro
ognuno a suo modo si adattano, quindi vediamo dei bellissimi dipinti del giovane Ortolano, che è un artista molto misterioso, dopo ne parleremo meglio, e persino l'inquietissimo, bizzarrissimo Mazzolino vediamo in queste due bellissime opere, una di collezione privata e una che viene dal museo di Avignone. Anche lui ha degli esordi che sono paragonabili a quelli degli altri, molto più tranquilli, diciamo, molto più sereni rispetto a quello che poi sarà la sua carriera successiva. Ci soffermiamo un momento su quest'opera. Questa è un'opera che abbiamo lungamente inseguito. Ricordo che Garofalo fu protagonista di un'esposizione al Castello Estense nel 2008, alla quale lavorai anch'io, e non fu possibile ottenere quest'opera. Adesso, grazie a un restauro operato dalla Fondazione Cini, che è l'ente che adesso è proprietario dell'opera, la tavola può viaggiare, è stata posta in condizioni di poter viaggiare. Ed è un'opera che è datata agli esordi di Garofalo perché ci sono dentro tutte le componenti culturali dei suoi esordi, del suo percorso più giovanile. Prima di tutti naturalmente Boccaccio Boccaccino, in questa ambientazione così serena, Lorenzo Costa, che è un artista ferrarese che operava a Bologna ma che in questi anni tra il 499 e il 1502 è spesso a Ferrara, e poi altre suggestioni, come ad esempio vedete questo stipo aperto nella parte bassa, dove le ante sono decorate così a grottesche. Le grottesche sono una delle grandi novità tra fine 400 e inizio 500, e poi al suo interno una sorta di natura morta, un dettaglio così che sembra quasi, a Ferrara si dice sempre quasi metafisico, in questa descrizione così pulita, così fuori dal tempo di questi oggetti, che è un elemento che lo mette in comunicazione con altri artisti operanti nella pianura padana in questi anni. Se qualcuno dall'anno scorso ricorda il grande spettacolare trittico di Antonio da Crevalcore che era esposto nella sala qui accanto, c'era un gusto per la descrizione degli oggetti, anche minuti. Vedete, sono oggetti per la scrittura. Guido Cavalcanti direbbe che sono le cesoiuzze, il coltellino, e il calamaio, la penna, e sotto invece la firma, la criptofirma dell'autore, cioè un vaso con dei fiori di garofano. E questo è un modo che Garofalo si chiama Benvenuto Tisi, viene da un paese che si chiama Garofalo, per questo è soprannominato in questo modo. Sarà un modo con il quale lui siglerà le sue opere fino alla maturità, fino agli anni 40 del Cinquecento. Questa è una piccola sala che è dedicata interamente a Ludovico Mazzolino, che è uno dei quattro protagonisti della mostra. Si chiama l'autonomia di Ludovico Mazzolino, perché tra i tanti spunti che percorrono la pianura padana all'inizio del Cinquecento, Mazzolino rimane particolarmente impressionato da un artista non italiano ma tedesco, che è Dürer, Albrecht Dürer. Albrecht Dürer è un incisore, è il grande artista che noi oggi conosciamo, ma già all'inizio del Cinquecento è un artista famosissimo, anche se nessuno in Italia l'ha mai incontrato di persona, perché le sue stampe circolano ampiamente. Sappiamo che sarà a Ferrara nel 1506, forse alcuni documenti lo indicano a Ferrara già nel 1502, comunque all'aprirsi del nuovo secolo le sue stampe circolano ampiamente. Sono tanti i pittori ferraresi che fanno ricorso a questo repertorio figurativo. Garofalo lo usa diverse volte, anche Ortolano, ma soprattutto è Mazzolino che ne rimane impressionato. E qui in mostra ci sono alcune stampe di Dürer, che sono, non sta a me sottolineare la qualità del lavoro di Dürer ovviamente, accanto alle quali sono esposti
dipinti di Mazzolino che ne riprendono letteralmente spunti. Non sono copie ovviamente, però magari c'è una figura tratta esattamente da una stampa, c'è uno sfondo che ricorda con grande precisione una xilografia di Dürer. E poi accanto ci sono altri compagni di viaggio di Mazzolino, cioè artisti bizzarri, li chiamiamo, non allineati, che non seguiranno la linea vincente culturale dell'inizio del Cinquecento, che è poi il classicismo che porterà alla grande avventura raffaellesca. E quindi vediamo accanto a lui Ercole De Roberti, naturalmente, che è il suo punto di riferimento, il grande artista di corte scomparso nel 1496. Vediamo Amico Aspertini con 2 opere, una proveniente dalla Galleria Spada di Roma, meravigliosa, che è un bolognese che è altrettanto sensibile a questa poetica düreriana. Sono artisti che vedono, che trovano nel linguaggio dell'artista tedesco un'alternativa di pari qualità, di pari inventiva a quello che è un linguaggio così, che sta diventando così classico, ma che a loro va stretto. Ecco, la presenza di Mazzolino all'interno del panorama ferrarese è molto importante, perché è come una spezia che dà sempre l'appoggio, dà sempre un po' di piccante, di sapore ulteriore, e quindi questa pittura ferrarese raramente parteciperà di questo clima classico, ma avrà sempre, grazie poi anche ad Osso, naturalmente avrà sempre un suo gusto particolare, una nuance, una sfumatura di fantasiosità, di inquietudine che non si farà mai imbrigliare nella griglia troppo stretta del classicismo padano. Questa è un'opera bellissima che viene dal museo Amedeo Lia della Spezia ed è datata al 1511. E dentro ci sono tutti i componenti del linguaggio di Mazzolino. Il primo è Dürer, naturalmente, che riprende la sua famosa Madonna della scimmia, cosiddetta, che è qui esposta accanto in un bellissimo esemplare che proviene dal Museo Civico di Bassano del Grappa. E vediamo che il bambino nella incisione di Dürer, che è del 1500, circa poco prima del 1500, è ripreso esattamente nel quadro di Mazzolino, esattamente, e sotto, a suggellare proprio la derivazione, c'è anche una piccola scimmia. Alle spalle di questo gruppo dei personaggi c'è un paesaggio che è un paesaggio veneto, che viene da Giorgione, che non abbiamo ancora ricordato, ma che è uno dei grandi poli di attrazione della pittura veneziana. Un altro elemento è il bassorilievo all'antica. Mazzolino è un grande ammiratore della cultura antica, ma di un antico non classico, pausato, misurato, ma di quell'antico roboante, di quei bassorilievi tardo antichi, che appunto sono molto dinamici e molto affollati. E poi ci sono queste magnifiche, ma questo lo potrete vedere solo venendo in mostra, delle magnifiche grottesche condotte a punta di pennello con questo pigmento dorato, che danno questa luce che sempre illumina dall'interno i dipinti di Mazzolino. Quindi il percorso è costituito da sale all'interno delle quali gli artisti si confrontano, parlano uno con l'altro, e invece da sale come questa, magari più piccole come dimensioni, dove l'intero percorso è invece dedicato a un approfondimento di un artista. Per esempio accade così con Ortolano in una bellissima sala che adesso andremo a vedere. L'amore per le grottesche è ben rappresentato in questa presentazione di Gesù al Tempio del bolognese Antonio Pirri. Sulla scena le architetture si rincorrono in una prospettiva che mette al centro il tema principale del dipinto. Un cofanetto in legno e foglia d'oro, un lavoro minuto e prezioso dei primi decenni del 1500, un oggetto simile a quello portato in dono a Gesù, bambino, dai sapienti nell'adorazione dei magi di Mazzolino. Intensità e potenza dei gesti nei dipinti, Cristo portacroce di Garofalo, dove la drammaticità della scena
è sostenuta da uno sguardo posato sul visitatore. Questa invece è una sala appunto dedicata a Giovanni Battista Benvenuti, detto l'Ortolano, che è la personalità più misteriosa, mentre gli altri sono ampiamente documentati, conosciamo tante cose della loro vita. Di Ortolano non sappiamo nulla, non abbiamo nessun documento, abbiamo pochissime opere datate, per cui la sua figura, la sua fisionomia è tutta ricostruita, è stata tutta ricostruita dalla critica per via stilistica e attraverso un percorso critico che è durato più di un secolo, che è veramente affascinante. Come affascinanti sono le sue opere, diciamo così, della prima maturità, come ad esempio questa, che è alle mie spalle, che è uno dei prestiti più importanti della mostra, che ci ha fatto maggiormente piacere. Viene dalla lontanissima Louisburg, che è un piccolo museo che si trova in Pennsylvania, e rappresenta Cristo morto sorretto da Nicodemo. È un quadro che illustra tutta l'arte dell'ortolano, cioè così le forme così nette, le ombre così profonde, una struttura che è al tempo stesso semplicissima, perché questo corpo sembra così un volume molto rigido, molto geometrico, e al tempo stesso in questa semplicità Ortolano riesce a dare una nota di silenzio, di malinconia, di sognante. Nel catalogo viene definita una favola dolorosa, perché combina questa idea così della sofferenza di Cristo, della sofferenza di Nicodemo che lo sta riponendo nel sepolcro, con invece una nota. Non si riesce veramente a essere tristi, a essere disperati, perché c'è una nota di serenità, di malinconia, più che di disperazione, e questa è una cosa davvero tipica dell'ortolano. Finalmente è la prima volta che lo si vede in Italia, era assente persino nella mitica esposizione del 1933 sulla pittura ferrarese del Rinascimento, e quindi si può vedere l'eleganza della pittura di Ortolano. Si può vedere per esempio che questi due personaggi non sono su fondo nero, non sono contro un fondo nero, ma sono all'interno. Qui si vedono degli accenni di vegetazione, perché loro sono all'interno del sepolcro, sono all'interno della grotta che è stata ceduta per diventare appunto il sepolcro di Cristo. E poi c'è una pittura bellissima, come ad esempio questo manto verde, che è una testimonianza tangibile del fatto che è arrivato Dosso Dossi, che porta una pittura diversa, una pittura maggiormente di tocco, e Ortolano che sembra il pittore più distante da Dosso, Dosso immaginifico ed inquieto, Ortolano sempre ordinato invece e molto, molto inquadrato, e invece si guardano l'uno con l'altro, non solo tecnicamente ma anche a livello proprio poetico, perché lo spessore psicologico che hanno queste due figure è impensabile senza l'apporto del grande Dosso. La Sacra Famiglia di Ortolano, le tre figure di Gesù, Maria e San Giuseppe esprimono un incrocio di sguardi, di gesti, di affetti incorniciati da un paesaggio delicato, abitato da alberi, architetture, persone lontane. Delicatezza e grazia in questa Madonna col Bambino e Santa Caterina d'Alessandria. Il compianto del Cristo morto rappresenta uno dei temi più cari alla tradizione cristiana. Al centro del dipinto Cristo avvolto dall'abbraccio della Madre, sullo sfondo il paesaggio e i viandanti, e poi il luogo della crocifissione.
In questo mondo la virtù si trova male e allora va a protestare presso Giove, ma Giove non la può ricevere perché è occupato a fare altro, è occupato a mettere i colori sulle ali delle farfalle. E questo il soggetto, è un po' più complicato, ma è questo il soggetto di questo squadro straordinario che viene dal castello di Wawel a Cracovia, ed è il manifesto della mostra e uno dei quadri più celebri del Cinquecento ferrarese. È una specie di allegoria, di ritratto nascosto del duca Alfonso I d'Este, ma al tempo stesso è la trasposizione di un testo di Leon Battista Alberti e al tempo stesso è un quadro bellissimo con questo meraviglioso arcobaleno, questi colori così saturi e questa idea così sognante. E tutte queste cose ne fanno un capolavoro che è possibile solamente a Ferrara ed è possibile solamente nella mente e nel pennello di Dosso Dossi. In questo grande capolavoro, che è l'Apollo di Dosso, proveniente dalla Galleria Borghese, il visitatore si potrà davvero rendere conto di quello che è la pittura di Dosso, di quello che è la bellezza della sua pennellata, e potrà farlo attraverso l'osservazione di questo paesaggio bellissimo, così sfumato alla maniera veneta, perché l'incontro con Giorgione, la sua formazione, che probabilmente è veneta, non lo lascerà più poi per tutto il corso della sua carriera. Ma poi vede anche altre cose, vede Michelangelo che traduce nella possanza muscolare, anatomica di questo bellissimo torso, che è un torso che riprende anche poi la scultura antica, e poi in questo bellissimo mantello, che è proprio una cosa sua tipica, una sua peculiarità, in questo verde così intenso, così saturo, che è una tonalità tipica che ritorna tantissimo nei quadri di Dosso, e questa pittura così un po' granulosa, non è una pittura liscia, smaltata come quella degli artisti centro-italiani, e che a queste date, qui siamo intorno al 1525, è già dei primi manieristi, ma appunto c'è sempre una nebbia, c'è sempre una grana, c'è sempre una materia che sfuma e che rende più evocative le figure, i panneggi, le anatomie di Dosso. Se poi andiamo a vedere cosa sta succedendo veramente nel quadro, ci accorgiamo che qui c'è una piccola figura di Daphne che Apollo ha inseguito, lui si era invaghito di questa ninfa, Daphne lo rifiuta e viene trasformata in alloro. L'alloro sono le foglie che formano la corona di Apollo, e quindi è lui che sta intonando questo canto al suo amore perduto, e quindi c'è una vena anche, come dire, malinconica. È una fiaba, è un mito, un episodio molto famoso della mitologia greca, tratto da Ovidio in questo caso, e però accordato in questa maniera così sognante. Nel 1534 muore il duca Alfonso I d'Este, che è stato il regista di tutta questa, di questo trentennio che abbiamo attraversato, e gli succede suo figlio, Ercole II, qui ritratto in una solita maniera ironica e fiabesca da Dosso Dossi. All'età di Ercole II d'Este sarà dedicata poi la prossima tappa di questo percorso espositivo che abbraccia tutto il Cinquecento. Ma di questo parleremo forse tra un anno e mezzo. Nel frattempo vi rinnovo ancora l'invito a venire a vedere quello che succede prima, cioè nei primi 30 anni del Cinquecento alla mostra del Cinquecento a Ferrara.
Tra poche settimane inizia il Giubileo. Chissà quanti pellegrini passeranno qui da Lucca, seguendo la via Francigena o qualche altro cammino. È più di 1000 anni che questa cosa va avanti, però ogni volta è diverso. Ci sarà meno gente devota e saranno tante invece le persone in ricerca. E stavolta tocca a me, che sono vescovo in questa città, di accoglierli nel nostro ospitale, come quelli di una volta. Un luogo amichevole, dove trovare ascolto e riparo, dove incontrare persone che hanno qualcosa da dire e dove magari si mangi anche bene. Sì, all'ospitale di San Martino di Lucca i pellegrini del Giubileo troveranno anche della buona cucina. All'ospitale di San Martino di Lucca cuciniamo oggi il ciambellone di Loreto con la nostra ospitaliera Elvia, che non è marchigiana, bensì veneziana, e va bene, ci adatteremo lo stesso. Perché lo cuciniamo? Perché parliamo della Via Lauretana, questo cammino che dal 1294 conduce i pellegrini alla Santa Casa della Madonna di Loreto, che si conserva appunto nella Basilica Lauretana. Benissimo, questo ciambellone lo facciamo con ingredienti molto semplici che andiamo a presentare. Allora, le uova, la farina, lo zucchero, l'olio, latte e l'anice. Una tazzina di anice, di liquore all'anice. E una bustina di lievito. E poi aggiungeremo zucchero granellato alla fine per dare un po' così. Benissimo, allora procediamo con il nostro ciambellone. Intanto Elvia rompe le uova, io dico qualcosa su Loreto, la Santa Casa, questa via molto importante. Non è molto antica perché, secondo la tradizione, la Santa Casa arriva a Loreto nel 1294. Dice la leggenda portata dagli angeli, secondo molti storici portata da crociati che, avendo abbandonato San Giovanni d'Acre nel 1291, portano tutta una serie di reliquie in Occidente, tra cui anche i mattoni, le pietre della casa di Maria a Nazareth. Subito si determina un pellegrinaggio, un flusso di pellegrini che da tutte le parti d'Italia e poi d'Europa raggiunge la Santa Casa, attorno alla quale poi si edifica la grande Basilica del San Gallo. Insomma, nasce un vero e proprio santuario e soprattutto si struttura una via di pellegrinaggio che ha la sua diramazione principale da Roma a Loreto. Era la principale arteria dello Stato Pontificio. La Via Lauretana è un itinerario di pellegrinaggio che unisce in particolare Roma con Loreto, però nel corso della storia ha sviluppato tante ramificazioni e la guida edita da Terre di Mezzo descrive in particolare il tratto Cortona, Assisi e Loreto, unendosi poi idealmente a Siena, perché esiste anche un ramo senese della Via Lauretana. Questo cammino, in particolare Cortona-Loreto, è un cammino di 220 km circa che attraversa l'Italia centrale, parte dell'Italia centrale, passando per Assisi e unendo quindi due santuari, San Francesco di Assisi e la Santa Casa di Loreto, e attraversa l'Appennino nel valico di Colfiorito, andando poi a toccare le città di Muccia, Camerino, Tolentino, Macerata, Recanati e infine Loreto. È un pellegrinaggio antico, è attestato già intorno al 300, in particolare sul finire del 300, percorso da gruppi di pellegrini che vanno appunto in pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto. Si sviluppa però in età moderna, quindi nel corso del Cinquecento, in particolare alla fine del Cinquecento, quando la strada tra Roma e Loreto viene rimessa a posto da vari papi, tra cui Gregorio XIII. E quindi è una strada voluta fortemente dai papi e quindi dallo Stato Pontificio per collegare proprio le due città sante fondamentalmente, quindi Roma da una parte e Loreto dall'altra, ma anche il Tirreno e l'Adriatico. E infatti è una strada molto importante che attraversa l'Italia trasversalmente. In parte prende a riferimento la strada Flaminia fino a Foligno, da lì poi si stacca dalla Flaminia e segue
prosegue il percorso di quella che oggi è la strada provinciale 77, anzi la strada statale 77, che poi è stata sostituita dall'attuale superstrada, quindi da Foligno a Civitanova Marche. Però il percorso è un percorso molto importante per le vie di comunicazione e anche per i pellegrini. Il ciambellone che facciamo oggi è un ciambellone che forse mangeremo a colazione con i pellegrini. Certo, sicuramente. All'alba. Alla nostra alba. All'alba, perché come diceva il povero Antonio, il pellegrino sa partire a buio. Quindi bisogna partire prima che faccia giorno per approfittare del fresco. Del fresco, delle ore più fresche, esatto, del mattino. Camminare più serenamente. Esattamente, quindi questo ciambellone lo prepariamo e poi lo serviremo domattina a colazione ai nostri pellegrini che hanno bisogno di partire, rinfrancare. Esatto. Quindi abbiamo messo le uova che Elvia sta sbattendo con molto impegno. Possiamo procedere con l'aggiunta della farina? No, prima l'olio, prima l'olio, latte a filo. A filo che vuol dire? Piano piano. Ah, pian pianino, gergo. Quindi pian pianino l'olio. L'olio di semi questa volta, ecco, l'olio di semi, non l'olio d'oliva, e poi andiamo con il nostro latte. Il latte, sempre a filo? Sì. Vado, Vai. Vado, con filo. Comodità, ma vai. Vado, sempre a filo. Questo mi ricorda il porron. Il porron. Cos'è il porron? Questo non lo sai te. No. Il porron è uno speciale bicchiere con cui si beve il sidro. Ah, sì. Ecco. Sì, nel cammino primitivo. Esatto, il sidro c'è un beccuccio e bisogna fare il filo, e quanto più alto si tiene, tanto più è un bevitore esperto. Bravissimo. Ma questo risponde anche al fatto che il sidro si deve areare. E quindi questo tragitto che fa... Per quel motivo. Esatto, per questo motivo. Quindi sempre, anche lì sarebbe a filo, giusto? Certo, benissimo, a filo. Ed ora ci vuole la farina. La farina si mette giù... Sì, un po' alla volta. Un po' alla volta. Piano piano. Piano piano, vai. Vado. Un altro po' ancora. Ora che stiamo mescolando la farina possiamo raccontare una bella festa che si fa. La festa più bella secondo me del Santuario di Loreto è la venuta della Santa Casa, perché quando è arrivata la Santa Casa? È arrivata nella notte tra il 9 e il 10 dicembre e si fa una bella festa nel santuario ma anche nelle montagne intorno, perché si accendono i fuochi. Questo non lo sapevo. Quindi nella notte tra il 9 e il 10 dicembre in tutte le montagne delle Marche, dell'Appennino, dell'Abruzzo, nei paesi si accendevano, e in qualche posto ancora si accendono i fuochi. Io ho un posto a me molto caro, il paese di Montepetriolo, quindi saluto tutti i paesani di questo piccolo paese dell'Umbria che conserva ancora la tradizione di accendere il fuoco, di suonare le campane a mezzanotte per salutare il passaggio della Santa Casa. Una bellissima tradizione che anima ancora tanti paesi della Via Lauretana, ma anche di tutta quella zona attorno a Loreto dell'Italia centrale. Voi a Venezia non ce l'avete, ma... No, noi abbiamo il Redentore. Avete il Redentore e altre cose. Ogni realtà ha le sue feste, le sue tradizioni, poi il simbolo del fuoco si usa in tante cose, no? In tante feste. Ora però ci abbiamo Ora ci serve la bustina di lievito. Bene, io procedo nell'aprirla. Che andava ecco qua. messa assieme alla farina. E poi la mettiamo tutta quanta. Ecco qua. Elvia continua ad amalgamare. È venuto un po' faticoso questo impasto, Sì. Un po' duro. Un po' duro. Devo aiutarti? No. Il lievito si amalgama piano piano perché sennò crea problemi. Tutte le cose vogliono essere trattate a modo. Certo. Va bene. E questo ci insegna anche che ogni pellegrino è diverso, no? Sì. Come gli ingredienti, ogni pellegrino che arriva all'ospitale ha una sua storia. Oggi la via Lauretana non è tra i cammini più frequentati d'Italia probabilmente. I pellegrini a Loreto arrivano a milioni al santuario, tuttavia con svariati mezzi di trasporto, di arrivo. Il cammino è percorso a volte da pellegrini o in piccoli gruppi o addirittura singoli, e a volte da gruppi di pellegrini organizzati, come per esempio è capitato anche a me con Don Paolo e con alcuni ragazzi della diocesi di Perugia di percorrere questo cammino nel 2015 da Assisi a Loreto. E poi io sono tornata l'ultima
nel 2021, ma non ho mai trovato tantissimi pellegrini, come magari può succedere sul cammino di Santiago piuttosto che sulla Francigena. Questo cammino celebra anche l'arte e il paesaggio italiani e la loro bellezza. È estremamente ricco di opere d'arte lungo il percorso e permette di visitare dei paesaggi che sono stati descritti anche dai viaggiatori europei in Italia all'epoca del Grand Tour e che troviamo descritti nei diari di viaggio. C'è chi è partito da lontanissimo, c'è chi magari parte da qui, c'è chi viaggia da solo. Poco e chi invece, come il pellegrino ieri sera, era partito da Aosta per esempio. Esatto, ma e andava a Roma, quindi fa 800 km di via Francigena. Noi un anno abbiamo accolto un pellegrino che era partito dall'Olanda e faceva Roma e tornava indietro a piedi. Si faceva il regalo della pensione. Sì, molte storie, anche famiglie che arrivano con i bambini, alcune con gli asini. Quindi l'ospitale è un luogo di varia umanità in cui il pellegrinaggio accomuna, come gli ingredienti di un dolce, persone. Deve stare l'anice? Certo. Io mi perdi in chiacchiere. Sempre a filo? Sì, a filo. Vai. Ecco, butto metà fuori. Voilà. Ecco, il nostro vescovo si perde in chiacchiere. L'anice, che è una specialità delle Marche, ora non facciamo pubblicità, ma ci sono 2 località delle Marche che producono un liquore all'anice famoso in tutta Italia, e salutiamo gli amici delle Marche e gli amici di questi paesi. L'anice, come voi sapete, o forse non sapete, è una spezia molto usata, ma sin dall'antichità, perché si riteneva avesse proprietà digestive. In effetti, usata a fine pasto anche nel caffè, ancora oggi viene apprezzata per questo. E quindi in molti dolci e anche in molte pietanze, anche nella tradizione antica, troviamo l'anice. Anche nelle pietanze. Anche nelle pietanze, sì, perché appunto proprietà digestive che venivano molto apprezzate. L'anice verde, conosciuto anche come anice comune, è un piccolo seme dalle grandi virtù. Con un aroma intenso e irresistibile è perfetto per insaporire piatti dolci e salati, oltre ad essere un ingrediente chiave in infusi e liquori digestivi. Derivato dai semi maturi della Pimpinella anisum, pianta appartenente alla famiglia del finocchio, dell'aneto e del cumino, l'anice verde ha una storia che risale a millenni fa. Gli antichi egizi lo utilizzavano non solo per aromatizzare i cibi, ma anche come rimedio per i disturbi digestivi. Anche greci e romani ne apprezzavano le proprietà, usandolo in cucina come medicina naturale. Nel XIX secolo l'anice verde raggiunse l'apice della sua fama, diventando uno degli ingredienti principali dell'assenzio, il celebre liquore amato dagli artisti del romanticismo, tra cui il poeta Charles Baudelaire. Oggi l'anice verde è coltivato in diverse regioni del mondo, tra cui il bacino del Mediterraneo, la Cina, l'India e il Medio Oriente. In Italia è comune trovarlo crescere spontaneamente, soprattutto in Sicilia, dove il clima è particolarmente favorevole. La raccolta avviene manualmente e i semi vengono essiccati all'ombra per preservarne le proprietà organolettiche. In commercio, oltre all'anice verde, si trovano anche l'anice stellato e l'anice pepato. L'anice stellato, originario della Cina, ha una caratteristica forma a stella a 8 punte ed è noto per il suo sapore dolce con note di liquirizia. L'anice pepato, meno conosciuto, proviene da una pianta che cresce in Cina, Corea e Giappone ed è caratterizzato da un sapore forte e piccante. Io così a occhio direi che potremmo anche versare il nostro composto nella nostra teglia che abbiamo precedentemente imburrata e infarinata. Mi ha spiegato Elvia, questo perché non si attacchi. Allora procediamo, io qui reggo, anzi nemmeno reggo, a me sembra molto basso, però mi assicura Elvia che crescerà. Il lievito la farà crescere. Il lievito farà il suo dovere. E i nostri granelli invece di zucchero quando si mettono? Se non sprofondano li mettiamo, se sprofondano... Qui facciamo un test? Sì. Facciamo un test. Test del granello. Provo. Sprofonda? Secondo me si può fare. Si può fare. Allora procediamo con lo spargere i nostri granelli. Li spargo così, no? Abbondanti, generosamente.
crepi l'avarizia. Certo. Qui a Lucca siamo un pochino avari, Ah, è per quello che vai piano. per quello. Come a Genova, anche a Lucca, si è parsimoniosi. Via. Adesso procediamo a infornare. Abbiamo già scaldato il forno a 170 gradi, dovremo tenercelo 40 minuti. 40 minuti. Sì. Quindi adesso procediamo. Faremo la prova dello stecchino. Ecco, ora abbiamo solamente da attendere 40 minuti perché il nostro ciambellone lauretano acquisti tutto il suo splendore e diventi pronto per la colazione di domani mattina. L'itinerario ospita diverse iniziative. Nell'ultimo tratto, per esempio, una delle più significative che possiamo ricordare è proprio il pellegrinaggio a piedi notturno da Macerata a Loreto, che dal 1978 richiama sempre più pellegrini, con un calo naturalmente negli anni del Covid, ma che ora sta riprendendo molto. Elvia, sono passati 40 minuti, mi sembra che il nostro ciambellone ha mantenuto le sue promesse. Beh, andiamo a vedere. L'aspetto è bello. Ora attenzione, lo rovesciamo. Facciamo così. Con cautela sul nostro piatto, sperando che... Ecco qua. Benissimo. Ecco il nostro ciambellone. Ora lo possiamo rigirare? Possiamo girarlo? Sì, direi proprio di sì. Ecco, lo rigiriamo e procediamo col taglio di 2 fettine perché bisogna assaggiarlo anche se è caldo. Ecco qua. L'aspetto è bello. L'aspetto è bellissimo. Nell'ospitale di San Martino in Lucca, il ciambellone di Loreto in onore della Madonna di Loreto. E adesso assaggiamo anche. Buono? Molto buono. Buono. Bello morbido, soffice. Magari per colazione un pochino si indurirà, ma sarà comunque buonissimo. Però è più buono così, per inzuppare nel latte. Oggi è la grande festa della Chiesa di Roma, generata dalla testimonianza degli Apostoli Pietro e Paolo, e fecondata dal loro sangue e da quello di molti altri martiri. Anche ai nostri giorni, in tutto il mondo, vi sono cristiani che il Vangelo rende generosi e audaci, persino a prezzo della vita. Esiste così un ecumenismo del sangue, una invisibile e profonda unità fra le chiese cristiane, che pure non vivono ancora tra loro la comunione piena e visibile. Voglio pertanto confermare in questa festa solenne che il mio servizio episcopale è servizio all'unità e che la Chiesa di Roma è impegnata dal sangue dei santi Pietro e Paolo a servire la comunione tra tutte le chiese. La pietra da cui Pietro riceve anche il proprio nome è Cristo, una pietra scartata dagli uomini e che Dio ha reso pietra angolare. Questa piazza e le basiliche papali di San Pietro e di San Paolo ci raccontano come quel rovesciamento
continui sempre. Esse si trovano ai margini della città antica, fuori le mura, come si dice fino ad oggi. Ciò che a noi appare grande e glorioso è stato prima scartata ed espulso, perché è in contrasto con la mentalità mondana. Chi segue Gesù si trova a camminare sulla via delle beatitudini, dove la povertà di spirito, la mitezza, la misericordia, la fame e la sete di giustizia, l'operare per la pace, trovano opposizione e anche persecuzione. Eppure la gloria di Dio brilla nei suoi amici e lungo il cammino li plasma di conversione in conversione. Cari fratelli e sorelle, sulle tombe degli Apostoli, meta millenaria di pellegrinaggio, anche noi scopriamo che possiamo vivere di conversione in conversione. Il Nuovo Testamento non nasconde gli errori, le contraddizioni, i peccati di quelli che veneriamo come i più grandi apostoli. La loro grandezza, infatti, è stata modellata dal perdono. Il risorto, più di una volta, è andato a prenderli per rimetterli sul suo cammino. Gesù non chiama mai una volta sola. È per questo che tutti possiamo sempre sperare, come ci ricorda anche il Giubileo. L'unità nella Chiesa e fra le Chiese, sorelle e fratelli, si nutre di perdono, di reciproca fiducia, a cominciare dalle nostre famiglie e dalle nostre comunità. Se infatti Gesù si fida di noi, anche noi possiamo fidarci gli uni degli altri nel suo nome. Gli Apostoli Pietro e Paolo, insieme con la Vergine Maria, intercedano per noi, affinché in questo mondo lacerato la Chiesa sia casa e scuola di comunione. Cari fratelli e sorelle, assicuro la mia preghiera per la comunità del liceo Barthelemy Boganda di Bangui nella Repubblica Centroafricana, in lutto per il tragico incidente che ha provocato numerosi morti e feriti tra gli studenti. Il Signore conforti le famiglie e l'intera comunità. Rivolgo il mio saluto a tutti voi, oggi in modo speciale ai fedeli di Roma. Nella festa dei santi patroni. Un pensiero carico di affetto voglio mandarlo ai parroci e a tutti i sacerdoti che lavorano nelle parrocchie romane, con riconoscenza e incoraggiamento per il loro servizio. In questa festa si celebra anche la giornata dell'Obolo di San Pietro, che è un segno di comunione con il Papa e di partecipazione al suo ministero apostolico. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono i miei primi passi come successore di Pietro. Benedico quanti partecipano all'evento denominato Quo Vadis, attraverso i luoghi romani delle memorie dei santi Pietro e Paolo. Ringrazio quanti hanno organizzato con impegno questa iniziativa che aiuta a conoscere e onorare i santi patroni di Roma. Saluto i fedeli di vari paesi venuti per accompagnare i loro arcivescovi metropoliti che oggi hanno ricevuto il palio. Saluto i pellegrini dall'Ucraina. Prego sempre per il vostro popolo. Dal Messico, dalla Croazia,
dalla Polonia, dagli Stati Uniti d'America, da Venezuela, dal Brasile, il coro Santi Pietro e Paolo dall'Indonesia, come pure numerosi fedeli eritrei che vivono in Europa, i gruppi di Martina Franca, Pontedera, San Vandemiano e Corbetta, i ministranti di Santa Giustina in Colle e i giovani di Somariva del Bosco. Ringrazio la Proloco di Roma Capitale e gli artisti che hanno realizzato l'infiorata in Via della Conciliazione e Piazza Pio XII. Tante grazie. Saluto i guanelliani cooperatori del Centro-Sud Italia, l'Associazione di Volontariato di Chiari, i ciclisti di Fermo e quelli di Varese, il gruppo sportivo Aniene 80 e i pellegrini di Connessione Spirituale. Sorelle e fratelli, continuiamo a pregare perché dovunque tacciano le armi e si lavori per la pace attraverso il dialogo. Buona domenica a tutti!